Bentornati a tutti, Lucky Top Deckers e benvenuti a tutti quanti nuovi arrivati qui al vostro amico Kami Magic e vi presenta il Day 2 del Qualifier Weekend dove si costruiscono i sogni, un torneo cui ci siamo qualificati ieri pomeriggio facendo 7-1 in cui in palio c'è la qualifica alla Arena Championship, un torneo esclusivo cui accedono solamente 30 persone in tutto il mondo, si tiene una volta ogni 3 mesi e ha un montepremi di $250.000. Un torneo cui è quasi impossibile qualificarsi, ma noi siamo qui a coccolare il sogno. Per poterlo raggiungere dovremo fare 6 vinte di interi match prima di raggiungere le 2 sconfitte. Quindi sarà molto difficile. Avremo dei premi intermedi, le gemme al day 2 non contano così tanto, vediamo 1000, 1500, 2000, 2005, vi ricordo che al day 1 ne abbiamo vinte 12.000, quindi le gemme al day 2 non si fanno, cosa si ottiene? Sono le qualifiche ai qualifier weekend successivi, ovvero da 1 a 3 match wins ottieni una qualifica diretta al qualifier weekend day 1 del mese prossimo. Con la quarta o quinta vittoria sfiori il sogno, lo perdi tragicamente all'ultimo, però quantomeno avrai un retry il mese successivo. Potrai riprovare a raggiungere il sogno e magari prima o poi ci si arriverà. In ogni caso, in bocca al lupo a noi, questo qui è il torneo più importante che si possa tenere su Magic Arena. Accedervi è difficilissimo, è qualcosa di molto esclusivo, è la seconda volta in assoluto che mi ritrovo a giocare un day 2 di un qualifier weekend. L'ultima volta è stata più di un anno fa e ho fatto proprio 5-2, mi ha spezzato il cuore, ma adesso siamo qui a riprovarci di nuovo. Spendiamo questo token di qualifica al Qualifier Day 2 e speriamo di aprire una mitica fortissima perché è Sealed. Traditional Sealed Best of 3. Quindi le mitiche sono Roboroid, Quantum Riddler. Dai con Quantum Riddler ce lo siamo meritati. Eccola qui una mitica, ieri abbiamo aperto una terra, oggi apriremo. Mitica blu è uscita. Non quella giusta, è uscita Weft Walking, a 6 mana, se la casti mischia la tua mano nel mazzo del tuo cimitero, pesca 7 carte. Non è una bomba, però è spendibile in determinati mazzi. As a matter of fact, le rare non sono tutto quanto questa granché. Questa è ingiocabile, questa è ingiocabile, questa è ingiocabile, questa è quasi ingiocabile, questa 8 è quasi ingiocabile. Questa è forte. Questa è una delle rare più forti del formato, quindi quantomeno avremo una Warmaker Gunship. Almeno. Ma in ogni caso, non lasciamoci scoraggiare dalle rare e dalle mitiche, ciò che davvero fa o disfa un pool sealed della qualità delle comuni e delle non comuni. Vediamo che già a partire il bianco sembra avere una ottima qualità, perché abbiamo Pulsar Squadron Ace, Vanishing Light, che non è garantita, ma è una ottima comune, una delle comuni migliori del bianco. Dei drop a 3, tra cui Rayblade Trooper, Great Value, All Faith Stalker, una Mythic Uncommon nel bianco, Night Luminary, che i mazzi bianchi lo vogliono sempre, Radiant Strike, Rammer, eccetera, eccetera. Il bianco è senza infamia e senza lode. Vediamo il blu. Il blu che cos'ha? Ha un Cryo Shader, removal a 1, sempre apprezzata. Mechan Navigator, che fa fare pesco scarto ogni qualvolta viene tappato. Quindi se dovessimo avere delle astronavi rilevanti, come ad esempio Space Beam Freighter, potrebbe essere una ottima considerazione. Abbiamo doppio Scour for Scrap, che è una carta lentissima, a 4 mana ti riprende un artefatto dal cimitero oppure ne tutora uno. Però in Sealed, in un formato molto più lento rispetto al draft, non molto, però abbastanza più lento rispetto al draft, magari una copia è playable. Mechan Assembler fa una legione di artefattini, di robottini, però a 5 mana è solo una 4-4. Mechanozoa sempre apprezzata, Balena, Gigastar Titan, insomma anche il blu è senza infamia e senza lode. Passiamo al nero, un po' di drop a 1 tra cui la spadina in aggro è forte, però dovremmo andare Orzhov oppure Rakdos, chi lo sa. Binzo, un Depressurize, più che altro non sto vedendo tante rimozioni nel nero, c'è la sola Depressurize, doppio Susurian Voidborn, ma questa qui è più una carta combo, deve essere supportata da tutto il resto del cast. Voidforge Titan, che così come Mechan Assembler, un drop a 5 di una lentezza, fa value, ma è lento.
E anche il nero non è tutto quanto questo granché. Il rosso che cos'ha per noi? Ha removal a 2, doppia orbital plunge, il che già non mi sta dispiacendo. Warmaker Gunship, Brunter, Nebula Dragon, doppio, tra l'altro. E Zookeeper Mecham per rampare. Decente, decente. Il verde, il colore più forte, che cos'ha? Gene Pollinator, Mel's Rider Resolve, ottima rimozione a 1, Stinger, Galactic Wayfarer nel caso in cui volessimo splashare. Questa rara, che in realtà a 3 mana è un artefatto che non fa niente, poi diventerà una 4-5 quando dovesse essere stazionata. Però rosso-verde, se dovessimo andare di nuovo Gruul, così come al Day 1, non farebbe troppa difficoltà a full stazionarla completamente. Abbiamo Icecave Crusher, dopodiché un altro Harmonious Growth Strider, ne avevamo 2 nel pool di ieri. Germinating Worm, Broodguard Elite, insomma il verde come al solito ha tanta power e tanta toughness, che è ottima per full stazionare le astronavi. Questa è la parte bella. La parte meno bella è che abbiamo solamente Gunship, Seed Ship, che non è neanche tutta quanta questa bellezza, e Freighter. Ma abbiamo questa, abbiamo Extinguisher Battleship, a 8 mana, sverrato tutto e poi diventa una 10-10 volare travolgere. Potrebbe essere la win condition di questo mazzo, insieme a Pinnacle Killship. Potrebbe essere la win condition, ramp ramp ramp, casta astronave a 7, casta astronave a 8, vinco la partita. Per supportare il piano ramp 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 dobbiamo giocare tutto il ramp. E in questo doppio orbital plunge, che è probabilmente la rimozione più forte dell'intero formato, quantomeno a comune si inserisce in maniera perfetta, perché a 4 mana spacca qualsiasi cosa, sono davvero difficili da trovare le creature che possano sopravvivere a orbital plunge nell'intero formato. Una delle poche è questa, Grove Strider, nel caso in cui dovessi avere più della sesta terra, la settima terra diventerebbe una 7-7, Airship sopravvive plunge e basta, essenzialmente. Puoi vedere il resto dell'intero pool, tutte quante le creature muoiono, tutte quante da orbital plunge. Quindi a 4 mana spacco una creatura, faccio un lander per rampare e arrivare a fare 2 drop a 7, 2 drop a 8. Pretty good. Potremmo addirittura giocare Scarf of Scrap, perlomeno dalla side, sullo splash tra l'altro. Oh, and by the way, sullo splash, per avere una copia addizionale ridondante di Extinguisher Battleship. Perché nel matchup in cui davvero dovessi avere bisogno di risolvere questa astronave, allora vorrei averne accesso a più di una copia. Quando entra in scombo di battaglia spacchi un permanente non creatura, quindi qualsiasi tipo di permanente, anche una terra, volendo, qualsiasi cosa. Poi fa 4 danni a ogni creatura, poi spacca tutto. Sdrium. E poi diventa una 10-10 volare travolgere che chiude la partita in 2 turni e il mondo è fantastico. Io direi che sarà difficile non giocare il verde in questo pool, anche perché sarà difficile andare bicolor in questo pool, perché andare bicolor di cosa si tratterebbe? Andare bicolor vorrebbe dire fare aggro vorrebbe dire giocare esattamente il bianco insieme ad un altro colore, che vediamo quale potrebbe essere. Noi in ogni caso, per una questione di scrupolo, di coscienza, gli esperimenti dobbiamo farli, ma in ogni caso il bianco tende ad esaurirsi abbastanza presto. Queste sono le carte che sono contento di giocare. Potremmo mettere questa Exosuit Savior, che fa ritornare in mano un permanente, può far ritornare in mano Paulson Squadron Ace, ma a parte il fatto che staremo giocando aggro, ma ci mancano i drop a 2. Quindi essenzialmente che tipo di aggro stiamo di grazia giocando? Dovremmo giocare il blu per i drop a 2. Avremmo il Void Operative Mechan Navigator, that's about it, e 2 astronavi e basta. No, in realtà ne avremo 3 perché metteremo Pinnacle Killship e basta. Non tutto quanto questo granché. Il nero è mediocre, il nero è proprio medio, non penso che sia toccabile neanche in questo pool. Non abbiamo Gravkill, non abbiamo Tragic Trajectory, non abbiamo Premium Removal. L'unica removal del nero è Depressurize. È il motivo per cui giocare il nero è l'accesso alle rimozioni, perché per il resto le minacce sono mediocri. Questa qui è una 2-1 mediocre, queste sono 2 creature difensive, questa qui è una 2-3 pseudo vaniglia, questa qui è una 2-2-3. Non voglio giocare le 2-2-3, non voglio giocare le 5-4 che esplodono da qualsiasi cosa. No, grazie, vorrei giocare altro possibilmente. Qual è il privilegio di giocare il bianco? Non ne vedo più di tanti. No, dovremmo fare Gruul tanti colori di nuovo esattamente così come il pool di ieri. Non c'è troppo altro da fare. Bianco dovrebbe essere perato con il blu e dunque fare così, e poi a questo punto così. Ma il blu mancano le
le criogeniche, mancano le bolle, mancano i motori di card advantage. Sì, avrei questa astronave, avrei Zoa che è brava a stazionare le astronavi, Whale, stessa cosa, ok, fantastico. E poi dovrei giocare uno Scout for Scrap, sicuramente per prendere le astronavi, Lost in Space, Megan Assembler, ma a prescindere non ho una curva. Ho 3 drop a 2 e mono drop a 4 a 5. Cioè, potrei considerare questi come warp, everything is a warp. Ma di secondo non vorrei warpare, questo è il senso. Di secondo vorrei impattare il board con una creatura che abbia power and toughness. E vorrei prevalentemente fare Zookeeper Mechan di secondo, se possibile. Quindi leveremo tutto quanto, again, molto probabilmente, forse il segreto del Sealed sarà fare esattamente quello, mettere tutti quanti i rampini. Io lo ribuildo, RG, lo ribuildo di nuovo. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Questa qui che fanno la giochi, mette un sacco di plus on counters quando viene warpata e quando lascia il campo di battaglia quando dovesse essere castata come una creatura. Dopodiché questa qui dice che mette solamente you may put a creature card. Se avesse detto creature or artifact avrei potuto pensare di giocarla per Battleship e Pinnacle Killship. Purtroppo tutto ciò non funziona. E dunque sicuramente doppio Orbital Plunge, Gunship, Invasive Maneuvers e a questo punto giocheremo Brantor a 6 e a questo punto sicuramente giocheremo la Death Touch, ma anche qui non abbiamo così tanti drop bassi, si sono già esauriti i drop bassi, li abbiamo solamente nel nero, ma in ogni caso sono mediocri in Sealed, perché non vorrei giocare le 1-1 Death Touch, non vorrei giocare le 4-1 difensore, a meno che non fosse D-side e non avessi una chiara indicazione che devo difendermi, magari sono on the draw contro un mazzo aggressivo, quindi una 4-1 difensore è una carta che io considero più una carta di side. Potremmo mettere Slug Drill Scrapper per sacrificare i Lender Token, eventualmente, ma i Lender Token più che altro vorrei spendermeli per rampare, e al momento ne genero solamente 3, giusto? Doppio Plunge e Galactic Wayfarer, e non è tutto quanto questo granché, giusto? Se facciamo Lender... Cos'altro genera un Lender? Solamente queste altre 2 carte, quindi abbiamo 5 carte in toto che creano Lender Token, quindi neanche possiamo splashare più di tanto. Non abbiamo Command Bridge, non abbiamo Mainland, a differenza del pool di ieri. Quindi il sogno di fare quadricolore fantasia non è neanche così tanto garantito. E nonostante tutto, Red Green mi sembra la soluzione più solida, però siamo arrivati a 13 carte e la card quality è già quasi terminata, a dire il vero. Forse che in realtà più che Red Green è più un pool blu-rosso, perché blu e rosso avrebbe accesso lo stesso ai Lender, avrebbe un Lender di meno rispetto al verde, avrebbe solo 2 rampini di meno, però avrebbe accesso a Memnon, avrebbe accesso ai drop a 2 del blu, che non sono male, e avrebbe accesso a Scour for Scrap per il late game, che forse potrebbe essere una considerazione. Attenzione, 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 battaglione. Rimettiamo questa carta dentro. Mettiamo 1, 2, 3, quindi le rimozioni sarebbero Cryo Shatter, doppia Plunge ed eventualmente Lost in Space, vediamo. Dopodiché Freighter, giustamente, Zoa, giustamente, Whale, Mechan Assembler. E a quanti artefatti saremmo arrivati così? Saremmo arrivati a 6 artefatti totali, più i 2 Lender di Orbital Plunge, e dunque sarebbero 8 totali, quindi dovremmo alzare la quota degli artefatti, ma potremmo farcela in qualche modo, giusto? Potremmo addirittura giocare questo Thaumaton Torpedo semplicemente come una rimozione a costo altissimo. Possiamo mai scombare con Moonlit Meditation. La prima volta che tu creeresti uno o più token in questo turno, puoi instead creare that many tokens che sono copie del permanente incantato. Ma noi i token semplicemente non li facciamo, giusto? Li facciamo solamente con i robot di Mechan Assembler e i Lender e that's about it, giusto? Not the best. Tra l'altro questo mazzo avrebbe una curva altissima, giusto? Perché giocheremo questo. Sarebbe un control senza troppi strumenti per controllare. In realtà un po' di strumenti per controllare, wait, ce li avremmo.
perché metteremmo a questo punto il counter 2 lo metteremmo, perché anche pur facendo il Lender Token dovessi fallire nel counterare la spell dell'avversario, sarei contento lo stesso. Titan a questo punto lo mettiamo, lo consideriamo come un drop a 4, a questo punto mettendo Gigastor Titan vorrei piuttosto Slugdrill Scrapper, che è un artefatto in più e inoltre mi consente di fare Titan di terzo, facendo drop a 1 Titan. Dopodiché, dal momento che abbiamo drop a 6, drop a 6, drop a 7, drop a 8, non penso di volere altri Nebula Dragon, però sono di side. Stanno lì, potranno essere spesi. Potremmo considerare lo Splash di Interceptor Mechan, però faremo un po' di difficoltà, perché abbiamo solamente 3 modi per fare l'ender e andare a trovare la monopalude che andremo a mettere all'interno del mazzo, e in ogni caso sporcheremo la nostra mana base per non troppo value. Lost in Space lo dovremmo giocare sicuramente, questa 1-4 la dovremmo giocare sicuramente perché ci servono delle volanti difensive che blocchino il board, e la preferisco sicuramente al drop a 3 aggressivo e al drop a 3 che dà rapidità alle mie creature. Questa qui che dà rapidità è decente con le creature con warp, che noi abbiamo in realtà warp, abbiamo Zoa e Whale, potremmo fare Zoa rapida di quarto e quindi fare Cover on Turbo Drone e poi di quarto Zoa ti tappa un pezzo, ti attacco per 6, ma non è quello che vuole fare il mazzo vuole arrivare a castare Pinnacle Killship ed Extinguisher Battleship e andarsela a tutorare con Scour for Scrap, che deve stare all'interno del mazzo, altrimenti il mazzo non ha senso. Anche perché Scour for Scrap ti dà artefatti addizionali. Noi al momento ne stiamo giocando 9, potenzialmente 11 e 1, 12. Con Diver Disaster, e gli artefatti ci servono per Uthros Exile e per Mechan Assembler, perché vogliamo continuare a fare robottini over and over again, e a maggior ragione Zoa si inserisce in maniera perfetta all'interno di questa strategia, perché non solo è una creatura che noi possiamo warpare per poter stazionare 2 volte le nostre astronavi on the cheap, perché a 3 mana facciamo Zoa e diamo 5 di power per stazionare le battleship, ma inoltre sono 2 trigger di Memnon e sono 2 trigger di Mechan Assembler, quindi potenzialmente altri 2 robot. Stiamo escludendo per il momento Westwalking, più che altro per una questione di curva, perché questo qui è un effetto forte, don't get me wrong, questo qui è un effetto forte, però è un effetto forte ma situazionale, ovvero devi essere posto nella situazione in cui fare a 6 mana pesco 7 e l'avversario casta la sua prima spell gratis è forte, come proposizione. E quindi la vedo più come una carta di side, garantito sarà la prima carta che entrerà di side. Io la prima carta che andrò a trovare sarà Westwalking, e poi andrò a trovare Nebula Dragon, e poi considererò lo splash di Interceptor Mechan, e poi magari potrò considerare Sinister Cryologist. No, perché questa carta non fa niente, piuttosto preferisco giocare Frontline War Rager. Penso che dobbiamo giocare Cover on Turbo Drone lo stesso, come filler a 3, perché altrimenti non c'è nient'altro che mi titilli particolarmente. Potremmo mettere una 3-3 haste, ma Red Tiger Mechan in un mazzo mid-range come questo non è tutto quanto questo granché. Preferisco avere una spell che costa esattamente 1 in meno, che attacca per di meno. In ogni caso a me non interessa fare tanti danni troppo presto, ma che in più possa sinergizzare Cover on Turbo Drone con determinate carte all'interno del mio mazzo. Potrei anche fare Scrapper di sesto, dargli rapidità e sacrificare un artefatto direttamente, per dire, potrà essere rilevante magari. Potrei mai considerare Terminal Velocity, puoi mettere un artefatto o una creatura dalla tua mano su campo di battaglia, e quindi faccio a 6 mana, Battleship, sbratto tutto, e poi esplode e fa danni pari al mana value ad ogni creatura, quindi entra e fa 4 danni, poi esplode e ne fa altri 8. Faccio in pratica Blasphemous Act, quasi, faccio 12 danni piuttosto che 13, ma più o meno abbiamo capito la questione, cosa si tratta. Quindi questo qui è il mazzo, questo qui è un mazzo medio, per non dire mediocre. Qualche sinergia ce l'ha, ma mi sembra che è l'unico mazzo che può possibilmente arrivare a 23 carte, perché gli altri, se volete, li possiamo costruire. Possiamo provare a costruirli gli altri, ma non sono tutto quanto questo granché, e mi sembra che se noi facessimo questo, mana value 2, i drop a 2 sono confinati nel blu e nel rosso. Potrei giocare il nero per Prospector e Depressurize e provare a fare blu-nero o Rakdos. Proviamo a buildare Rakdos, magari, il raro Rakdos 1-2, leviamo il drop a 2 così,
e dunque mettiamo anche gli artefatti, avremmo Interceptor Mechan, quantomeno Beams Prospector, Depressurize, ma le removal terminano abbastanza presto? No, neanche più di tanto, avremo Void Forge Titan, dopodiché per i G Beckoner più o meno potrei esserne interessato, Brantor, ok, a questo punto mettiamo tutta quanta la top end perché stiamo trattando un Rakdos Control così come è blu-rosso, e a questo punto metteremmo non Nebula Dragon perché già la nostra top end è abbastanza corposa, dopodiché metteremmo Pesco 2 verosimilmente, ci mancano 8 playable, siamo a 32, già è finito ciò che vorrei, dovrei mettere la Death Touch, Turbo Drone, mi sta veramente passando la voglia, Comet Crawler, e il mazzo è già finito. No, questo davvero non è un bel pull, ragazzi. Devo essere sincero, ragazzi, questo non è un bel pull. Quello di ieri avevo detto che non era un bel pull, più o meno ha performato, anche se non aveva bombe, non aveva niente di particolare. Questo pull, per amor del cielo, dovremo inventarci le win. Però vediamo, magari riusciamo a strappare una qualifica al Day 2 di mese prossimo, in qualche modo, in maniera miracolosa, riusciamo a fare un 4-1. Allora, ribuildiamo blu-rosso. Allora, ragazzi, questo è blu-rosso, un mazzo medio che si basa sulla forza delle astronavi. In ogni caso abbiamo gunship e battleship e almeno un modo per andarci al tutorare. È un mazzo che side anche bene, perché la seconda Scour for Scrap, Westwalking, il Light Jammer, potenzialmente addirittura Runus Rampage e Nebula Dragon e addirittura Automaton Torpedo possono essere delle considerazioni dalla side. E basta, e per il resto per vincere ci deve dire tanto bene, ma proprio così tanto di quel bene che neanche posso immaginarlo. Ma basta il pianto, abbiamo pianto abbastanza, iniziamo il primo match della nostra scalata alla Arena Championship. Andiamo, sperando sempre di pescare Zookeeper Mechan di secondo e Orbital Plunge di terzo, perché questo mazzo deve fare questo. Deve fare removal di terzo, di quarto, andrà bene lo stesso, faccio un lander, rampo, faccio astronave a tanto e questa sarà la wincon di questo mazzo. Sarebbe stato veramente forte se avesse avuto un paio di bolle. Serve un po' di card draw a questo mazzo. Un paio di bolle a 5 mana pesco 3 sarebbero stati fantastici, perché giocare il blu senza avere troppo card draw non è tutta quanta questa gran cosa, ad essere sinceri. Però vediamo cosa riusciamo a fare. Ricordo che il livello di competizione sarà molto alto. Questo qui è il livello più alto di competizione, più alto addirittura del Day 2 dell'Arena Open, quindi incontreremo dei giocatori che tutti quanti non solo sapranno tenere le figurine in mano, ma anche sapranno tenerle molto bene. E in tutto questo, ragazzi, se ancora non vi siete iscritti al canale, considerate di iscrivervi, perché il vostro Kami vi porterà ancora tanti tornei importanti, così come sono stati giocati tanti Arena Open, già su questo canale, sono stati giocati tanti Qualifier Weekend, già, se volete trovarli, sia di Limited che di costruito, potete andare a vedere le rispettive playlist. Conto di non mancare mai, se c'è un Arena Open o se c'è un Qualifier Weekend, io qui su questo canale ve li porto sempre e cerco di non missarli mai. Se volete entrare a far parte invece della community dei Lucky Top Deckers, allora in descrizione trovate il link alla Telegram, al canale Telegram, che già conta 250 iscritti e a salire, quindi stiamo crescendo anche molto in fretta, arriveremo a numeri importanti molto presto e al momento è la community in Italia di Limited più importante. Ci si incontra molto spesso sulla Discord a draftare tutti quanti insieme. È un ottimo strumento per i giocatori che si sono appena affacciati a giocare a Magic su Arena, che vogliono interessarsi al draft e vogliono diventare forti. È un ottimo strumento. Inoltre organizziamo anche dei draft tra di noi, i cosiddetti Kami Draft, più o meno uno a settimana. Facciamo un draft insieme, si fa quasi sempre un tavolo, qualche volta anche due, quindi è un ottimo torneo completamente gratuito
cui si può avere accesso per affinare ulteriormente le proprie skills. Ci ha messo tanto ad arrivare, ma eccolo finalmente qui, il nostro primo avversario del Day 2 del Qualifier. In bocca al lupo a noi, play first, possiamo chippare questa mano? Assolutamente sì. Faremo whale di secondo, ma l'importante per questo mazzo è di hittare tutti quanti i land drop. Dobbiamo fare terra, 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 non skipparli mai. Non possiamo permetterci di saltare le terre. Quindi balena molto probabilmente finirà a mettere altre terre in cima e poi cerchiamo di fare vantaggio tempo, di guadagnare un po' di tempo tappando un pezzo con Mechanozoa, poi facendo un'altra balena. Plunge la teniamo sicuramente. A questo punto Plunge rampa nella astronave, quindi io direi di fare un bellissimo top, perché no? Le voglio tutte e due. Adesso l'avversario se fa un drop a 2 io le lo stanno per un turno, soprattutto quel drop a 2 che rampa l'avversario. Non ci tengo a farlo rampare, poi dovesse castare un drop a 3 allora glielo spaccheremo con Plunge, poi vedremo cosa fare. Insomma, possiamo bounzarglielo contro Boros aggro. L'ideale è che non vada troppo wide, l'avversario fa terra tappata e passa, quindi sta giocando tricolore, si è fatto Command Bridge, che è una terra che tappa per mani di qualsiasi colore. Potremmo fare Lost in Space e bounzargli lo Zookeeper Mechan in cima al mazzo. Penso che a quel punto l'avversario si limiterebbe a scartarlo e basta. Potremmo anche passare con il mana aperto e fare Lost in Space su una qualsiasi minaccia che l'avversario possa proporre, che forse è leggermente meglio, perché oramai il mana l'avversario ce l'ha, a meno che non dovesse saltare il quarto land drop. Io direi di passare piuttosto che fare Lost in Space sul rampino, però quantomeno va considerata come opzione. Vediamo l'avversario cosa ci propone. Ci propone Melded Moxite. Potremmo fare Lost in Space in risposta, ma piuttosto ci terrei a farlo risolvere. Melded Moxite ovviamente contro di noi è una buona carta, perché non solo gli permette di cantrippare, di aumentare la qualità delle sue pescate, ma inoltre genererà anche un golem, un robot 2-2 prossimamente. Se l'avversario mi attacca, adesso Loppo ha fatto Gym Pollinator, quindi in ogni caso avrà accesso a tanti mana il turno dopo. Però siccome io farò molto probabilmente Starbreach Whale e poi l'astronave e poi eccetera eccetera, penso che questo Lost in Space possiamo permetterci di farlo su Zookeeper Mechan. In ogni caso è una fonte di mana in più che gli stiamo a levare. Così come è andato il turno avrei preferito fare Lost in Space direttamente su Zookeeper Mechan. In ogni caso l'abbiamo rimosso per sempre. Ci interessa Cavron Turbo Drone. In ogni caso è una creatura, ma è una creatura che non si inserisce più di tanto bene. Vorrei qualcosa di un po' di meglio. Ormai arrivati a questo spot e le terre in ogni caso non mi dispiacciono, quindi facciamo terra. Balenottera che fa un altro surveil. Al momento abbiamo 6-7 terre, quindi ci manca solamente l'ottava per fare Battleship, perché noi arriviamo fino a 8, ma penso che questa terra possiamo permetterci di scartarla. La sesta per il momento. Titano ci può interessare? Penso di sì, perché ci permette di fare Orbital Plunge più Titano il turno dopo, quindi Plunge su una qualsiasi minaccia che possa proporre l'avversario, più una 4-4 e siamo ottimi. L'avversario mi spacca il mio pezzo, va benissimo così. E passa, facciamo Zoa, non voglio fare rimozione sul Gym Pollinator, facciamo Zoa, tappiamo Pollinator, abbiamo una 5-5 su combo di battaglia. Se l'avversario dovesse fare una Removal X che non levi Zoa dal campo di battaglia, potremmo fare Freighter e rimbalzarcela di nuovo in mano. Penso che il turno sia esattamente questo, una 5-5, tap an artifact or bla 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 bla, tapperemo Pollinator, l'avversario ramperà con il lander, whatever. It's totally fine, it's totally acceptable. L'avversario ha 3 carte in mano più un robot 2-2 che sta arrivando e va a prendere il nero. Quindi Loppo gioca tutti i colori fantasia. Dunque, Wormone? No. Dunque passo. Dunque attacchiamo per 5, poi facciamo Scar for Scrap, che però non prende nessun artefatto. No, può prendere Cavern Turbo Drone e può andare cercando potenzialmente una bella Battleship, quella che fa 10 danni. Io se attacco l'avversario cosa fa? Mi spacca Zoa in qualche modo, poi potrei andarmi a riprendere Zoa addirittura dal cimitero con Scar for Scrap. Vorrei farlo a velocità Sorcery, perché il senso è questo, il senso è poter castare anche Gigastor Titan, anche perché non vorrei fare l'astronave adesso, perché non ho niente da bounzare, quindi faremo questo, Search Library, Return Target Artifact, questo ci ritorna in mano, yes, Autopay, e ci andiamo a prendere Kill Ship, sempre, giusto? Potrei anche prendere Warmaker Gunship, ma penso che arrivati a questo punto noi faremo semplicemente Slam Slam Slam, quindi ci sta a prendere un'astronave.
Quindi così, e tutto questo per poter fare Titan pagandolo solamente 2 mana. Passiamo, l'avversario farà rimozione su Zoa, va bene, nel frattempo già ha preso 5 danni, spaccherà Melded Moxite, ma mi sa che l'avversario è un po' fladato, o ha un drop a 9 in mano clamoroso, oppure concede e basta, il che va benissimo. L'avversario non ci ha mostrato praticamente nulla, sappiamo solamente che rampa into cosa lo scopriremo. Se avessi rimozioni addizionali sicuramente le giocherei, ma al momento non c'è niente che io possa essere indirizzato a saidare. Gli abbiamo rivelato Pinnacle Killship. Penso che se dovessimo fare un'altra pescata di questa qualità, perché alla fine ci è andato tutto bene, abbiamo giocato di secondo, abbiamo giocato il terzo turno, abbiamo skippato, no, abbiamo comunque sia fatto warp di Zoa di terzo, quindi abbiamo giocato ogni singolo turno. Penso che siamo abbastanza avvantaggiati se ripetessimo una pescata di questa qualità. Non c'è niente che io voglia saidare. Ruinous Rampage è interessante perché puoi esilare tutti quanti gli artefatti con mana value 3 or less e quindi li spacca sia l'Izuki per Mechan sia i Gene Pollinator, ma per il momento ci ha mostrato solamente 1 e 1 e questo qui, il mazzo dell'Oppo, non mi sembra un mazzo aggro. Decisamente non è un mazzo aggro, un midrange a 4 colori che splasha tutte quante le bombe, quindi piuttosto ci tengo ad essere efficient. Potrebbe essere una considerazione Weft Walking, nel caso in cui diventasse una guerra di attrition, ma di rimozione l'avversario non ne ha dimostrati più di tanto, nel senso che l'avversario fa il removal su tutto quello che hai e tu poi fai pesco 7. Ma se la dovessi inserire, a parte il fatto che andrei ad incrementare ancora di più il mana value della mia curva e non ci tengo più di tanto, The Very Disaster è vero che l'avversario avrà accesso a tanti mana, ma prima o poi un target lo troverà. Già solo se dovesse riuscire a counterare in curva una Orbital Plunge non mi dispiacerebbe. Penso che si keep e basta, non ho side da fare, dobbiamo solamente incrociare le dita e pescare bene. Dunque, keep. Counter, la curva perfetta, dobbiamo solamente hittare tutti quanti l'endrop. Gene Pollinator, purtroppo per noi rampa un po' tanto l'avversario che fa Cavaron. Tra l'altro noi facciamo davvero difficoltà a gestire questa carta, che quando sarà stazionata completamente permetterà all'avversario di sacrificare le terre in eccesso e fare dei robot 2/2 per ogni terra che avrà sacrificato, quindi una carta che io temo tanto. Fortunatamente adesso countereremo la prossima cosa che farà, e sicuramente il Social Engineering sarà Snap counterato, non posso permettermi di far risolvere all'avversario un incantesimo che per ogni terra gli fa fare una 2/2. Terre dobbiamo pescare noi, purtroppo peschiamo un drop a 8 che in questo spot penso sia la pescata peggiore che avremmo potuto fare. Adesso siamo a rischio di missare l'endrop, soprattutto perché l'avversario adesso ha accesso a tutti quanti i colori di mana. Fortunatamente per noi troviamo un'isola e dobbiamo decidere se fare Orbital Plunge oppure Lost in Space. Penso che terrò aperto Lost in Space per un turno, anche perché vorrei fare Surveil e mettere in cima la quinta terra per poter slammare Mechan Assembler, possibilmente. E se l'avversario non dovesse proporre delle minacce rilevanti, a questo punto potrei addirittura ritrovarmi a fare Lost in Space su Gene Pollinator, perché no? Nel frattempo Blooming Stinger quello che farà sarà stazionare Cavaron che andrà a 2, 12 è ancora un po' lontano da fare, e dopodiché fa anche Station di Gene Pollinator. Io devo rimuovere qualcosa dal board, anche perché devo fare Surveil. Penso che posso ritrovarmi a rimuovere Blooming Stinger a questo punto, perché staziona per 2 e quindi dà più velocità allo stazionamento completo del pianeta dell'avversario, piuttosto che Gene Pollinator. Vero è che l'avversario ha saltato un endrop, quindi Gene Pollinator può essere interessante, però è vero che se levo Blooming Stinger e l'avversario ha una fight in mano, non può levarmi Mechan Assembler, che io posso risolvere il turno dopo, quindi piuttosto farei rimozione qui sopra. E ci tengo a fare questa rimozione più che altro per fare Surveil. Invece Maneuvers non lo voglio, perché in questo momento voglio solo le terre, voglio solamente fare land e svuotarmi completamente la mano. Purtroppo troviamo il Void Operative e potremmo essere costretti a fare Orbital Plunge su Gene Pollinator. Questo ci esporrebbe ad una qualsiasi minaccia che potrebbe proporre l'avversario il turno dopo. Già soltanto se facesse una 4/4 tramplante faremmo difficoltà, però Gene Pollinator è comunque sia una fonte di mana, ma l'avversario il turno dopo ricasterà la 2/2 Death Touch che io gestisco con il Void Operative, quindi questo qui mi sembra che sia il turno per poter fare Plunge, più che altro perché il turno dopo possiamo permetterci di rampare, no? Facciamo il Void Operative, possibilmente terra,
Dobbiamo solamente arrivare a 8 mana, perché Battleship, tra le altre cose, spacca una terra, quindi spaccherebbe Cavaron prima che diventasse una minaccia. Warmaker Gunship, quello che potrebbe potenzialmente fare è sparare questo Blooming Stinger in questo turno direttamente, quindi leveremmo la minaccia 2-2 death touch all'avversario, la qualcosa non mi dispiace più di tanto perché conta se stessa e il lender token. Se lo vogliamo fare lo facciamo esattamente adesso, però staremmo rallentando lo sviluppo del nostro mana, l'avversario non sembra avere nient'altro da castare, quindi perché non dovrei farlo? A meno che l'op non mi spacca il lender in risposta, levargli questa 2-2 death touch a del value, dobbiamo pescare le terre. Penso che se dovessimo pescare le terre, questo game diventa abbastanza difficile da perdere. Sperando che l'avversario non slammia niente adesso, l'avversario non fa nulla, noi facciamo il Void Operative e facciamo Station di Warmaker Gunship e poi spaccheremo il lender. Già a partire dal prossimo turno Warmaker Gunship potrà attaccare come una 4-3 volante, perché io spaccherò il lender, andrò a prendere un'altra montagna e anche se non dovessi pescare terra, in ogni caso potrei slammare Mechan Assembler il turno dopo. L'avversario può attivare Sterling Wildwoods e fare una 3-4 e poi può decidere se o attaccare oppure stazionare completamente Cavaron, cioè continuare a stazionare Cavaron mi attacca con una 3-4, mi manda a 14, ma così non ne esce. Poi fa Melt Strider Resolve, che va bene, mi leva il Void Operative, ma poi Sterling Wildwoods smette di essere una creatura a fine turno, torna ad essere una terra, e quindi in fin dei conti questo Resolve è solamente una removal a 1 mana per il mio drop a 2. Quindi mi vado a prendere una terra, yes, please, eccola qui. Pesco Memnanon, che non fa granché, dunque, sicuramente Mechan Assembler, yes, full station di questa astronave, ti attacco per 4, andiamo sull'offensiva. Cerchiamo di mettere l'avversario sulla difensiva così che debba proteggersi dalle mie minacce, ma proteggendosi dalle mie minacce io poi continuerò a fare minacce sempre più grandi per l'avversario. Quindi adesso Loppo deve risponderne 2, fortunatamente per Loppo ha Zero Point Ballad che, yes, le risponde entrambe. Dobbiamo decidere se fare drop a 6 oppure 2 drop a 3, penso proprio che slammeremo un drop a 6, anche se l'avversario ha 3 carte in mano, quindi è probabile che abbia removal, però Territorial Brantar potrebbe iniziare a generare card advantage a partire dal turno dopo se dovessimo pescare una terra, e magari doppio drop a 3 possiamo spendercelo meglio i prossimi turni, però doppio drop a 3 ci garantirebbe di poterci difendere da Sterling Wildwoods, dalla 3-4 dell'avversario, e il turno dopo soprattutto potremmo fare Pinnacle Killship su una qualsiasi minaccia dell'avversario e inoltre mettere un pallino grazie a Memnanon e iniziare a stazionare Killship, la qualcosa non mi dispiacerebbe. Penso che piuttosto farò doppio drop a 3, più che altro perché l'avversario che non ha fatto niente fino ad adesso è molto probabile che abbia tante rimozioni in mano. Quindi se le spende sulle mie volantine poco intelligenti non posso essere che più contento di così. Quello che non vorrei vedere è che l'avversario fa una creatura che io non possa rispondere. Fortunatamente non fa niente di tutto questo, dunque noi ci limitiamo ad attaccare. Ricordiamoci che l'avversario ha una 3-4 reach in difesa, quindi tra le altre cose, and by the way, non possiamo attaccare. Possiamo fare Zookeeper Mechan, magari, e garantire il turno dopo di poter fare Pinnacle Killship dovesse sopravvivere, tanto l'avversario una vratta già l'ha fatta. Quante vratte può avere il mio avversario, idealmente? Non troppe, però l'avversario ha 4 carte in mano, una removal ce l'ha sicuro. Se faccio Zookeeper Mechan metto un pallino su Memnanon, l'avversario fa removal su Memnanon e poi ho strada libera per risolvere tutto il resto. A me non dispiace. E il +1/+1 counter di Memnanon dove lo vado a mettere? Perché il punto è questo, ragazzi, se faccio Territorial Brantar l'avversario fa removal instant su Brantar e ho buttato via l'intero turno. Invece così con Zookeeper Mechan posso iniziare a slammare le mie astronave a partire dal turno dopo. Penso che lo metterò su Memnanon stesso per invogliare l'avversario a fare una removal su una delle due. Poi dobbiamo decidere se attaccare per 2, perché noi se attacchiamo l'avversario può animare Sterling Wildwoods, bloccare una delle due, ma in ogni caso 2 danni li passeremmo. E se l'avversario vuole spendere il turno dopo a pushare danni con Wildwoods, io sono contentissimo. Quindi può mangiarmi una delle due, dovesse avere una combat trick, ma in ogni caso si leva una carta dalla mano e io sarei contento lo stesso. Quindi 2 danni all'oppo. Combat Trick va bene. Diplomatic Relations su Memnanon va benissimo così. Ah no, va malissimo così, perché mi ha tolto entrambe le creature. Forse ci devo pensare a Diplomatic Relations. Quindi, errore molto importante, perché adesso faccio difficoltà a stazionare Pinnacle Killship. Potrebbe essere problematico. Sami, inoltre, se dovesse fare un'altra creatura, inizia a fare i robottini, e quindi adesso divento davvero reliant su Extinguisher Battleship.
Pesco terra, posso castare Battleship, però facendola perderei il mio intero board. Potrei piuttosto limitarmi a fare terra appena col killship inizia a stazionare, l'avversario mi attacca. Questo è stato un brutto turno. Non ho pensato a Diplomatic Relation, è stato veramente un blowout. Questo 2x1. Ci avrei dovuto pensare un po' di più. Adesso cosa dobbiamo fare? Brantor sopravvive a Extinguisher Battleship il prossimo turno e potrei anche fare Brantor terra e rivelare potenzialmente un drop a 2, ma non ne ho tanti. Non ne ho tanti perché mi è rimasto Mechan, il Voe Operative l'ho speso, dovrei rivelare esattamente Gigastar Titan oppure il 2-1 che fa pesco scarto. Faccio un po' di difficoltà. Non voglio slammare Battleship perché mi spaccherei il mio stesso pezzo, ma forse potrebbe essere rilevante perché il turno dopo puoi fare i Brantar e ti attacco con una 10-10, che non è male perché l'avversario va a 2 e poi perde molto velocemente la partita, ma molto molto velocemente, e gli leverei Cavaron. Ma a questo punto li levo Cavaron o li levo String Wildwoods? No, non mi interessa. Della 3-4 non mi interessa, li levo sempre Cavaron. Potrei essere greedy con Battleship e aspettare. Però il problema è che se faccio Brantar e l'avversario fa rimozione, poi le mie astronavi non fanno più nulla. Cioè fanno solamente il loro effetto base e basta. Il che mi dispiace. Quindi ci terrei a fare questa cosa. Battleship, yes, è il momento di castarla Battleship. Sperando che l'avversario non abbia counter a 2, perché voglio dire counter a 2 sullo splash. Leviamo sempre Cavaron, giusto? Della 3-4 mi interessa molto relativamente, assolutamente sì. Se l'avversario può sacrificare la risposta, come non lo so, lo scopriremo. E questo li leva Sami, tra le altre cose. Quindi l'avversario resta con 5 terre, il turno dopo attacco con una 10-10 tramplante, e così do un senso a Brantar anche se l'avversario dovesse avere una rimozione. Vediamo l'avversario che cosa ha. L'avversario gioca quadricolore, quindi potrebbe avere una qualsiasi cosa. Si limita a fare Melded Moxite, quindi penso proprio che starà andando a 2, a meno che non si ritrova ad avere Radiant Strike, appena scartato Close Encounter, e fa Zuki per Mechan e passa. Zuki per Mechan. Scour for Scrap è ottima perché può riprendermi dal cimitero Extinguisher Battleship nel caso in cui dovesse essere risposta. Quindi la giocata è sempre Brantar, Animo, ti attacco, ti manda 2. Passo, non ho modi per fare danni diretti, ma in ogni caso l'avversario ha 2 minacce da rispondere, non può fare Zero Pain Ballad, deve fare la vratta a 5, deve fare Beyond the Quiet, ma mi sa che è un po' eccessiva sul mana. Può castarla adesso, ma l'avversario ha dimostrato di avere fatto red-green, splash bianco, splash nero, quindi non penso che abbia la vratta bianca. E infatti concede, e la prima vittoria è stata portata a casa. Let's go, 1-0, mazzo un po' fantasia, però l'avversario aveva abbastanza mana fixing per potersi permettere di giocare quadricolore. La sfortuna dell'avversario è stato non aver fatto una minaccia per troppi turni. Essenzialmente ha giocato in difesa per tutto quanto il game. Abbiamo sbagliato questo turno di Diplomatic Relations, fortunatamente non ci ha punito più di tanto, quindi 1-0, alla prossima. 1-0 ragazzi, 1-0, l'avversario adesso è stato trovato proprio immediatamente. Attenzione. Si inizia ad avvertire la tensione. Play first. Keep, assolutamente. Questo qui è un mazzo che, avendo poco card draw, non può permettersi di mulligare. Quasi ogni mano deve essere equipata. Vero, abbiamo 2 volantine che non fanno granché, soprattutto non bloccano il Synthesizer Labship, ma fortunatamente per noi abbiamo pescato Orbital Plunge, quindi qua... L'avversario per qualche strana motivazione ha equipato un One-Lander. E va bene, ha la carta più forte probabilmente del suo mazzo, ma comunque ha equipato un One-Lander on the draw. La sfortuna di questo è che non abbiamo modo per pushare il nostro vantaggio. Sto cercando di decidere cosa fare per primo, ma penso proprio che sarà Memnanon, perché abbiamo 2 artefatti in mano, sia Gunship che Orbital Plunge. Quindi Memnanon inizia a mettere dei counters. L'avversario può fare Cryo Shatter, ma Cryo Shatter su Memnon non è così importante perché in ogni caso continuerebbe a mettere +1/+1 counters sulle altre creature. Quello che non vorrei vedere adesso è Palude Binso, ma fa Cryo Shatter su Memnon, va benissimo, e poi tappa Cryo Shatter stesso. Va bene, facciamo sempre Terra, Cloud Sculpt, Technician, passo, yes! E Memnon ovviamente non sarà mai più tappato. Se l'avversario dovesse avere una mental modulation, allora potrebbe spaccarmelo, perché Cryo Shatter, Starfighter Pilot, inoltre fa Survey. Questo è il motivo per cui l'avversario ha chippato
ci poteva stare. Molto molto rischioso, però quasi che ci poteva stare. Servirebbe un artefatto per fare gunship su Starfighter Pilot e Mechan Assembler sicuramente fits the bill. Plunge lo voglio tenere per l'Hubship quando sarà full crewata, è vero, sto dando altri surveil all'avversario. Potrei fare plunge su questo e sperare che l'avversario vada in screw, ma se trovo una terra, adesso ho fatto un surveil di focus fire al cimitero, allora poi a quel punto esce dallo screw, non ho più risposte per l'Hubship. Quindi la giocata è sempre Mechan Assembler, yes, metto un pallino su Cloud Scout, ti attacco per 3. Eccoli qua. Adesso posso permettermi, se l'avversario non dovesse rispondere al mio Mechan Assembler, fa Zoa. Zoa va bene inoltre, perché full crew va male perché mi spacca Memnenon. Però spaccando Memnenon fa sopravvivere la 4-4 che potrà pushare danni in attacco. E inoltre adesso posso permettermi di fare plunge su Synthesizer Labship e levare molto del firepower all'avversario. Dunque, stappiamo. Meno male che abbiamo tenuto plunge. Posso mai permettermi di fare gunship? No, sarebbe stato bellissimo fare gunship più Titan. Gunship purtroppo fa solamente 3 danni perché entra, trigger a Mechan Assembler, conta anche il robot di Mechan Assembler ma fa solamente 3 danni all'Hubship e non ha alcun senso. Quindi plunge qui sopra, in ogni caso il robot lo faccio perché entra il Lender Token e inoltre pusho 7 danni all'avversario che adesso per riprendere questa partita deve fare terra vratta, altrimenti non ne esce mai più. Abbiamo un board insormontabile e io giocherò attorno a terra vratta, assolutamente dobbiamo giocare attorno a terra vratta. Quindi vediamo l'avversario cosa fa. Però se fa rimozione su Assembler, allora a questo punto potrebbe indicare che l'avversario non ha vratta. No, in ogni caso lo farebbe lo stesso, perché l'avversario deve prendere quanto meno danni possibili. Potremmo fare Zoa, ti tappo un pezzo, attacco con la 3-5, la 2-2, faccio un altro pupazzo e poi faccio Titan. Però in questo caso, se dovesse poi stappare e fare vratta, rimarrebbe con 3 carte in mano più un Zoa contro il mio Warmaker e Gunship e più Pinnacle Killship. Però aspetta, non solo, avrei anche Zoa in esilio, il che non è male. Tappo sempre la 3-3 così posso attaccare anche con il robot. Assolutamente sì. Questo è il turno. Potrei permettermi di fare Gunship in realtà, però Gunship che sopravvive a vratta non mi dispiace come proposizione. Quindi preferisco sempre fare Zoa. Entra, ti tappo la 3-3, entra, faccio un robot, ti tappo la 3-3, ti attacco prima di giocare la 4-4, quindi ti attacco con 1 e 2, l'avversario penso che traderà quasi sicuramente, esatto, e a questo punto con l'avversario a 7 facciamo Titan? Assolutamente sì, deve avercela, inoltre deve avere la terra, quindi deve avere la terra e deve avere Beyond the Quiet, il che non è scontato. Let's go, 1-0. 1-0, keep crudelissimo da parte dell'avversario, che un senso ce l'aveva, perché può darsi che ha equipato l'Hubship, Cryo Shader, Starfighter Pilot on the draw e una pianura in ogni caso avrebbe fatto un surveil a turno e quindi avrebbe pescato poi tutte quante le terre consecutive. Quindi è molto molto borderline, aveva 2 pescate per trovare una pianura, però doveva essere pianura esattamente, isola non funzionava. Non il massimo. Contro blu bianco tempo in realtà non abbiamo granché. Potremmo considerare Ruinous Rampage, se non altro perché abbiamo la certezza che spacca l'Hubship. A parte l'Hubship, cos'altro ci ha rivelato di artefatti a costo basso? Non ce l'ha rivelati, in realtà l'avversario ha un bel mazzo, perché ha fatto solo carte belle, c'è anche questo Focus Fire e Cryo Shader, quindi tutte quante le interazioni a costo cheap. L'avversario gioca un aggro tempo, quindi non possiamo permetterci di mettere Weft Walking perché è troppo lento. Potremmo considerare di levare un drop alto e mettere piuttosto qualcosa per bloccare, tipo questa 2-3, ma la 2-3 matcha troppo male con le 3-3 dell'avversario, quindi tutto al più dovrei mettere Mechan, ma Mechan on the draw, Red Tiger, no,
No, nulla di tutto questo è valido. Potrei considerare forse il Void Jammer, ma il mio obiettivo è di rampare, rampare, rampare e arrivare a tanti mana. L'avversario farà difficoltà a gestire Extinguisher Battleship che ti spacca un'astronave. In realtà l'astronave deve essere non completamente stazionata per poter essere spaccata, perché dice specificatamente non creature permanent, ma già semplicemente ti levo un command bridge, ti sfratto tutto quanto il board. In ogni caso farebbe 4 danni, quindi l'Hubship la leva lo stesso, non andrebbe a levare delle astronavi più grandi. Può darsi che l'avversario abbia Freighter e Pinnacle Killship. Io direi di fare 0 side, siamo on the draw, dobbiamo pescare bene. Magari l'avversario decide di equipare un altro one lander, non lo so. L'avversario in ogni caso sembra che stia giocando bene, perché dopo aver equipato il one lander in ogni caso le mosse le ha fatte tutte quante corrette. Possiamo mai permetterci di equipare questa mano? Two lander on the draw, ho detto questo qui è un mazzo che mulliga male. In ogni caso ci serve solamente di pescare terra-terra per poter fare Lost in Space, levare una minaccia all'avversario e fare Surveil e andare a trovare la quinta terra, e poi avremo tutto quanto in curva. Quindi è una mano che ha bisogno solamente di pescare terre addizionali, e in ogni caso ha Illvoy Operative come una 2-1 di secondo per cercare di bloccare la 2-2 che fa Surveil, che magari l'avversario potrebbe proporre, oppure il suo stesso Illvoy Operative. Perché no? Dobbiamo solo pescare le terre. Terra, 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 e questa mano è fantastica, fenomenale. Se l'avversario attacca io blocco sempre, perché non sono sentimentalmente attaccato al mio Illvoy Operative. Fa terra e gioca una 3-3 che ci strapperà un po' di danni, lo accetteremo. Molto probabilmente finirà per essere rimossa da Orbital Plunge o da Lost in Space, da qualcosa, insomma dovremo decidere cosa. Missile drop a 4, fai qualcos'altro, do a Quarker Drone, in realtà va bene. La terra l'abbiamo trovata. Il problema di questo Orbital Plunge è che al momento, siccome giocheremo in curva, adesso faremo una rimozione di quarto, il turno dopo faremo sicuramente drop a 5, non avremo il tempo per saccare l'Ender Token. Soprattutto se dovesse sopravvivere Mechan Assembler, Orbital Plunge che fa il l'Ender Token, inoltre mi dà un robot che blocca Door Quarker Drone, quindi io ci terrei piuttosto a fare passo con Lost in Space aperto, anche per giocare attorno all'artefatto che dà Hexproof, che se lo vuole castare l'avversario nel suo stesso turno andrà bene perché si sarà levato 2 mana. Adesso faccio Lost in Space perché devo essere conservativo per quanto riguarda le mie vite, il mio life total, e se l'avversario volesse counterare questo, so be it. Terra la tiriamo in cima perché vogliamo solo ed esclusivamente terra, terra, terra. L'avversario fa terra e dopodiché casta un Code Crack Round, che è la cosa peggiore che poteva capitare, perché tanto card advantage, però è card advantage che ci dà tempo. Noi dobbiamo solamente arrivare a 8 mana e castare Extinguisher Battleship, quindi terra sicuramente slammiamo questo, se lo countera va bene. In ogni caso il turno dopo faremo Plunge più Sacco il Lander, siamo ad una terra di distanza da castare Extinguisher Battleship, che distruggerebbe completamente l'avversario. Questa è la parte bella. La parte brutta, che purtroppo per noi l'avversario ha 5 carte in mano, 4 adesso dopo che avrà fatto la terra, vediamo se attaccherà o meno. Se attacca è una chiara indicazione che ha Focus Fire, se fa Banishing Light su Mechan Assembler saremo probabilmente costretti a fare Orbital Plunge solamente per poter rampare. Fa Cryo Shatter, in realtà va bene, ovviamente no blocks, altrimenti perderei il mio Mechan Assembler. E adesso penso che possiamo permetterci di fare terra, plunge su Dock Quarker Drone, e anche se dovesse mettere il pallino su Code Crack Round andrà bene lo stesso. Questa fantastica Orbital Plunge fa 3 cose, le fa tutte bene. Fa una rimozione, ci dà una terra e ci dà una 2-2 che blocca coincidentalmente la 3-2 dell'avversario, e quindi ci dà tanto tempo. Adesso a fine turno dovremo addirittura decidere se saccare il Lander o meno, perché il Lander, quello che fa, l'avversario sta giocando un mono, droppa 2 filler, dobbiamo chiudere questa partita. Ah no, ok, mette pallini su vari pezzi, ok, quindi fa diventare Code Crack Round una 4-3, va bene. E quindi il turno dopo ancora sbratteremo completamente il board dopo che avrà fatto Wet Blade Enhancer, giusto? Adesso posso permettermi di chump bloccare con Mechan Assembler, perché non vorrei possibilmente prendere questi 4 danni, e vorrei aspettare a fare Battleship e dopo che l'avversario avrà castato Enhancer, che in ogni caso immagino che metterà pallini su Companion e su Code Cracker Hound. Potremmo prendere questi danni, prendendo questi danni potremmo top deckare un artefatto e fare un robot in più
con Mechanic Assembler e installare il board. Potremmo anche prendere questi danni e fare Pinnacle Killship su Codecrack, fare un altro robot e installare così il board, che forse è leggermente meglio. Quindi, prendiamo questi danni. Yes, andiamo a 19. Va benissimo così, anche perché così iniziamo a stazionare Pinnacle Killship, giusto? No, perché dobbiamo tirare entrambi i robot in difesa per fare doppio blocco su Chrome Companion, giusto? Però questo Lander sicuramente dovrà essere spaccato, perché anche se casto Pinnacle Killship adesso voglio garantire di poter castare Extinguisher Battleship in un turno successivo. Stappiamo Divert, Disaster, potenzialmente counter il drop a 6, ma non ci interessa granché. Pinnacle Killship, la casto, spacco Codecrack Around, te la faccio sempre. Lo casto adesso, faccio un altro robot e faccio Station sempre, perché in ogni caso con un companion posso permettermi di bloccarlo con Mechanic Assembler e poi il turno dopo fare Extinguisher Battleship, spaccarti completamente tutto. Il problema di questo è questo dice put a +1/+1 counter on each of up to 2 target creatures, quindi adesso diventerà una 4-5 per il fatto che gli ho spaccato il cane, che forse non è il massimo, perché se non gli avessi spaccato il cane, il Codecrack Round allora avrebbe messo un pallino sulle altre due creature e sarebbe rimasta una 3-4 e con Battleship le avrei swippato l'intero board. Quindi forse c'era da fare quel tipo di considerazione, perché il turno dopo cosa succederà? Posso potenzialmente fare Battleship, ti sweepo l'intero board, tu resti con una 4-5, però poi... l'avversario non fa niente di tutto questo, va in combat con la 3-2. Quindi immagino abbia una rimozione per Pinnacle Killship. Questo è buono perché mi consente di avere counter aperto per il drop a 6 che non ci terrei a farlo risolvere. Voglio prendere questi danni? Potenzialmente sì, perché The Air Disaster fa un lander a velocità instant e quindi potenzialmente fa un robot a velocità instant se non dovessi riuscire a counterare una spell, ma penso proprio che l'avversario farà una removal su Pinnacle Killship. Potrei bloccare adesso e poi fare Battleship in any case e prima di tutto fare full station su Pinnacle Killship e poi fare station di Battleship con Pinnacle Killship e avrei una 10-10 e una 7-7, l'avversario non può rispondere le entrambe, però poi non rispondere il drop a 6. Se l'avversario ha fatto questa mossa è perché vuole spendere il turno di interagire. Se vuole spendere il turno di interagire, questo cosa vuol dire? Perché 6 non è triviale prendere questi danni, non è triviale andare a 6. Potrebbe essere problematico in turni successivi. Però anche qualsiasi artefatto che io possa pescare farebbe un robot in più come Mechanic Assembler. Andiamo a 6, accettiamo questi danni, anche perché così non diamo l'indicazione all'avversario che sì, abbiamo Extinguisher Battleship in mano. L'avversario fa a terra, dopodiché fa dopo Westblade Enhancer. Quindi perché ha fatto questa cosa? Perché ha giocato in questo modo? Non riesco a capirlo. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Sempre se facessimo... adesso siamo puniti, perché adesso siamo a 9, saremmo stati a 9, adesso siamo a 6, quindi se facciamo quella giocata di full station di Killship, Battleship, full station di Battleship e lascio Battleship in difesa, l'avversario può fare rimozione e se trova 2 danni extra in qualche modo abbiamo perso la partita. Se fa rimozione qua sopra, poi dovremmo bloccare con Killship, se fa removal into removal abbiamo perso e basta. Quindi dobbiamo cercare di capire cosa fare. Potenzialmente potremmo fare station, passo con la 7-7 con l'intenzione di fare block e se l'avversario fa una qualsiasi cosa faccio The Air Disaster, però poi non avrei la killship per full stazionare Battleship. Penso che dobbiamo spendercela adesso, quindi dobbiamo fare in ogni caso station, ok, dopodiché Battleship che gli leva il doppio bianco, sperando che possa essere rilevante il doppio bianco, e dopodiché facciamo station di Battleship, però così è molto... restiamo con la 2-2, perché risolve dopo. Attenzione, rilevantissima questa cosa. Voglio sempre tenere la 10-10? Sì, e questo qui è un clock di 2 turni. Passo. L'avversario sicuramente farà una rimozione sulla 10-10. Speriamo che abbia Focus Fire, perché Focus Fire non la rimuove. Cryo Shader anche non la rimuove, perché diventa una 5-10 che in ogni caso riesce a levare Westblade Enhancer. E l'avversario passa
potrebbe avere Radiant Strike e Radiant Strike non riuscirei a counterarla. Con cosa voglio attaccare? Penso posso limitarmi ad attaccare solamente con la 10-10 o forse gioco attorno a... Ma Radiant Strike spacca un artefatto a prescindere, non deve essere tappato. Quindi tanto vale che attacco con la 10-10. Potrebbe bouncearmela in mano e fare un drone. In tal caso io la dovrei ricastare, perdere il robot e stazionarla con killship. E a questo punto mi conviene attaccare con la 7-7 e l'avversario può bouncearmi la mia 10-10 in mano a fine turno e io poi però potrei in ogni caso bloccare con la 2-2 e avere Daver Disastro aperto. Purtroppo abbiamo pescato una terra. Allora, perché quel drone in più che fa l'avversario, penso che attacchiamo con la 7-7 e poi mettiamo Lethal il turno dopo. C'è un altro modo per spaccare le creature tappate che non sia Radiant Strike, che in ogni caso spaccherebbe le mie creature a prescindere, quindi che ci attacco meno irrilevante. Penso che facciamo un umile attacco per 7 e basta. Potremmo anche attaccare con entrambe, potenzialmente, così perdiamo da creatura con flash più removal per la 2-2. Però in ogni caso avremo un Daver Disaster che qualcosa potrebbe counterarlo. Io non voglio bloccare con il robot 2-2. Questo è il senso. Non vorrei bloccare con il robot 2-2. Se attacco con la 7-7 l'avversario va a 14 e è morto in the air il turno dopo. E se cerca di risolvere qualcosa come Zoa, che però purtroppo per noi è al cimitero, allora lo counteriamo. Io direi di attaccare solo con la 7-7. L'avversario va a 14 e non aveva assolutamente niente. Passo. Forse è stato troppo conservativo. Vediamo l'avversario che cos'ha. Il turno dopo è morto. Il turno dopo sicuramente attacco con tutto. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, sofferta, veramente sofferta. Questo attacco forse è stato troppo conservativo, lo ammetto ragazzi, probabilmente può essere stato un errore. In ogni caso ho cercato di giocare attorno a combinazioni di carte particolari, perché in ogni caso siamo a 6. Sì, potevo attaccare con entrambe, mandare l'avversario a 4 e la vita era bellissima, però mi aspettavo che l'avversario avesse almeno una interazione, più che altro perché ha fatto quell'attacco un paio di turni fa in cui non ha fatto Enhancer prima della combat per mettere un pallino e attaccare con un companion con un pallino in più, ma l'ha fatto post combat, lasciandomi intendere che aveva qualche tipo di interazione aperta. Questo è quello che io ho pensato, che avesse una Banishing Light, qualcosa. Comunque sia, 2-0, andiamo alla prossima. Ragazzi, la tensione è davvero importante questo torneo, per questo mi vedete così. Andiamo alla prossima, leave the match. 2-0 ragazzi, 2-0. Adesso iniziamo ad arrivare ai piani alti. Gli avversari saranno sempre più tosti, Dobbiamo solo pescare bene. Questa mano, in ogni caso, è più o meno keepabile. Ci manca un colore, ma abbiamo il drop a 2, abbiamo Zoa per tappare un pezzo dell'avversario, quindi deve essere un keep. Inoltre potremmo addirittura permetterci di fare quella giocata di cui parlavo durante la deck construction, la 1-1 volante, giusto? Yes, inizierà a strapparci danni, ma soprattutto ci blocca Mechana Navigator sull'attacco, quindi non potremo attaccarci gratuitamente e fare dei pesco scarto addizionali, perché ci terrei a cantrippare la mia mano al momento, ma più probabilmente potrei finire a tradare il mio drop a 2 per il drop a 2 dell'avversario, altrimenti vado troppo sotto sul board. Però se l'avversario attacca con entrambe potrei pensare potenzialmente di prendere e poi fare Zoa sul pezzo dell'avversario, sull'eventuale blocco che l'avversario potrebbe fare, e fare un attacco liscio, perché ho almeno 2 spell rosse di cui vorrei fare pesco scarto. Vorrei incrementare la card quality della mia mano, che al momento non riesce a portare avanti un game plan funzionale, anche e soprattutto perché se dovessi trovare in realtà una montagna il turno dopo potrei fare turbo giovane e bloccare la 2-2 dell'avversario, quindi potremmo anche avere quel tipo di equity. Quindi io direi di prendere questi danni. È vero, stiamo andando sotto sul board, però bear with me, potrebbe essere la giocata giusta. Vediamo, piuttosto che tradare il mio premium drop a 2. Purtroppo per noi l'avversario fa una 1-1, fa 2-1-1, noi peschiamo Extinguisher Battleship e non potremmo essere più lontani da questo. L'avversario è partito aggro, faremo molta difficoltà a gestire, anche perché purtroppo per noi non abbiamo trovato la montagna, quindi potremmo essere quasi costretti ad attaccare lo stesso e tradare il nostro drop a 2 per una 1-1 dell'avversario, il che sarebbe tremendo. L'alternativa sarebbe
fare Zoa, tappare la volante e poi cercare di tradare lo stesso il mio drop a 2 per il drop a 2 dell'avversario, ma in ogni caso questo drone metterebbe un pallino su un'altra 1-1 e comunque l'avversario avrebbe un'altra 2-2, anzi metterebbe il pallino sulla volante. Ci potrebbe stare a sacrificare questo navigator perché ho davvero davvero bisogno di una montagna. Altrimenti questa mano non fa niente, quindi dobbiamo attaccarci. Dobbiamo offrire il trade di questo drop a 2 per un token dell'avversario. E purtroppo la montagna non la troviamo. Non trovando la montagna, non vorrei tra le altre cose rivelare Extinguisher Battleship, perché è un'informazione in più che diamo all'avversario quando questo qui è praticamente un game perso, perché non vedo come possiamo riprendere la partita da qui. Penso che scarteremo Scrapper, perché sarà difficile che riusciremo a castarlo con profitto. Nei turni successivi, se trovo montagne, in ogni caso farei Turbo Drone e Maneuvers. E adesso faremo Zoa per tappare il drop a 2, dopo che questa 2-1 sarà tradata per il token dell'avversario, e va bene. Quantomeno il turno dopo prenderemo solamente 2 danni, però abbiamo speso il nostro intero terzo turno a non fare niente essenzialmente. Quindi tappiamo questo, e in realtà se dovessimo pescare da questa posizione terra, 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 allora forse potremmo farcela. Purtroppo per noi Selfcraft Mechan che spacca drone e mette un pallino su un pezzo dell'avversario e pesca una carta in più è un po' un disastro. In questa posizione quantomeno potremmo ancora farcela. Mette 2 pallini giustamente, uno di Mechan e uno di drone. Purtroppo per noi peschiamo piena col killship e ragazzi non ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo pescato le terre, non abbiamo pescato una singola terra per l'intero game, quindi penso che più di così non poteva essere fatto. Non solo, ma anche non abbiamo side. Non abbiamo side contro l'avversario, dobbiamo solamente pescare le terre e in realtà non dovremmo essere messi così male. Forse potremmo levare qualche drop alto, ma in realtà neanche, perché in realtà che cosa andiamo a mettere? Lightjammer faremo difficoltà ad avere il mana open per poterlo slamare. Lightjammer è più forte quando sei tu l'aggro tempo e vuoi pushare danni attraverso le rimozioni dell'avversario. Potremmo mettere una 2-3, la cui unica utilità sarebbe quella di bloccare le 1-1 e le 2-2 dell'avversario, ma come potete ben vedere subito dopo viene immediatamente sovrastata sul board e farà difficoltà ad attaccare, a prendere dei plus on counter, a meno che non mi dovessi ritrovare a tappare le mie creature in altro modo, le volanti ad esempio, oppure stazionando le mie varie astronavi. Ma se dovessi ritrovarmi a castrare le astronavi, a quel punto già sto vincendo, non ho bisogno del plus on counter in più. Non è quello ciò che è rilevante. Potrebbe prendere il plus on counter con Mechan che tappa per mana e lui stesso attacca, magari riesce a prendere un attacco pulito, ma non è questo il caso. Il mazzo è questo, dobbiamo solo pescare le terre per 2 game consecutivi, altrimenti prenderemo la prima loss di questa run e purtroppo nel primo game non c'era troppo altro che avessimo potuto fare. Play first, sicuramente, giochiamo contro un mazzo aggro. Possiamo kippare questa mano fa Titan di terzo nel caso in cui dovessimo trovare un'isola e in ogni caso se dovessimo trovare una montagna potremmo fare Gunship e spaccare una X1 dell'avversario, quindi è sicuramente un keep. Inoltre resto della mia idea che questo mazzo kippa più o meno qualsiasi mano perché non avendo accesso a card draw ha bisogno di tutte quante le risorse. Purtroppo questo mazzo che non ha troppa card selection e card draw, il messaggio sarà sempre lo stesso. Dovremo sempre equipare delle mani e pregare di trovare terre, terre, terre dalla cima. E se le troviamo, bene. Se non le troviamo, allora andiamo in forte difficoltà. L'avversario è mulligato, fa isola, synthesizer labship, che è un disastro. Noi fortunatamente troviamo noi, per conto nostro, un'isola che ci permette di fare Gigastar Titan di terzo. Se dovesse darci un target all'avversario, ma l'avversario non fa niente. E quindi nel mio turno fa a 2 mana cosa? Non si sa, sta giocando in full control per qualche varia strana motivazione. Possiamo fare Gunship e poi il turno dopo fare Zoa e stazionare, ma non ha alcun senso. Quindi ci limitiamo semplicemente a passare. Abbiamo pescato terra-terra, non potremmo essere più contenti di così. Passiamo. Potremmo arrivare a fare Titan di quinto facendo Gunship Titan, ma l'avversario ci deve dare un target per le nostre rimozioni. Ma se l'avversario non fa pezzi, noi siamo contenti lo stesso, perché
Noi vogliamo semplicemente aspettare. Se ci dai target per le rimozioni, bene. Se fa terrapasso, meglio ancora, meglio mi sento. Dunque, a 3 mano opponente, cosa ci casti? A 3 mano una 3-3, giusto? Questo Minsc and Boo che davvero è detestabile, ha questa faccia detestabile. Mi dispiace per chi di voi apprezza Baldur's Gate. Chissà se sarà Minsc and Boo ad impartirci la nostra prima loss, probabile. È il primo game che abbiamo droppato. Terra, passo. Purtroppo non posso fare nient'altro. Dobbiamo pescare altre terre. Arena, aiutaci. Aiutaci, se no perderemo da Labship. Non fare la 1-1 volante, no! Però la 1-1 volante quantomeno muore da Gunship. Perché l'avversario non l'ha fatta però main phase per stazionare 1 Labship? Mi chiedo. Perché poteva essere un'ipotesi. Vai tapped out per un drop a 4. Così che io possa fare Gunship into Titans e pesco terra, sarebbe tutto fantastico. Quindi staziona per 1 la sua astronave. Va bene, questo lo sapevamo. No, mi attacca, mi manda 19. Va bene lo stesso. Dopodiché, per 4 mana, fa Self-Craft Mechan e sacca Synthesizer Labship a caso. No, fa Zoa a vuoto per stazionare Labship per 5. Va benissimo così. Noi stappiamo e peschiamo terra. Yes, il turno perfetto. Il turno perfetto, ti spacco il pezzo, faccio una 4-4, staziono la mia gunship e passo, e il turno dopo ti viene a trovare una 4-3 e tu sei ad un turno di distanza da fare il tuo Zoa, che sarà forte. By the way, l'avversario quale rimozione farà sul mio Gigastor Titan? Sta toccando un po' tutto e fa Cryo Shatter. Va bene, arriverà un Mechan Assembler. Non ti preoccupare, don't you worry, child. Ce l'hai counter per questo? Può darsi. Counter a 3. Ecco perché non ha fatto questo a Sorcery. No, di terzo stavo dicendo. Non lo fa e quindi io staziono e attacco. Opponent, se hai removal per la mia 4-3, so be it. Ti ho comunque fatto un 2x1 e a me va benissimo 2x1. Se hai Radiant Strike e lo vuoi fare su Warmaker Gunship va bene. Immagino che il turno dopo l'avversario farà terra, Mechanozoa, full staziono Labship, ma poi a quel punto io farei il removal e la vita mi sorriderà. Eccolo qui, Mechanozoa, che mette uno stun counter su Gunship, va bene, staziona Labship, attacca per 4, va benissimo così, noi stappiamo, removal. E vediamo questo game dove ci porterà. Attacca per 4, andiamo a 15, stop, orbital plunge. Qui sopra, ovviamente plunge sempre su Labship, non mi metterò a fare Cryo Shatter su Labship, altrimenti gli rimarrebbe la abilità. Piuttosto preferisco fare Cryo Shatter su Zoa, che è tipo il target perfetto per poterlo fare. E lo devo fare adesso, giustamente, perché non ho altri spot migliori. Dopodiché ti attacca Mechan Assembler, passo. E la prossima minaccia che l'avversario dovesse presentare, in ogni caso abbiamo il nostro Zoa, quindi l'avversario in questo spot ha bisogno della vratta, però se anche dovesse avere la vratta fa Chrome Companion l'opponent. Chrome Companion va benissimo. Mi sembra di avere un po' di flashback per quanto riguarda il game precedente. Potremmo anche semplicemente limitarci a fare Zoa warpato e tenere aperto Daver Disaster, tenere aperto il counter, perché no? Perché sarebbe counter e inoltre se l'avversario dovesse fare una spell che non viene counterata, facciamo un lander, facciamo un robot nel turno dell'avversario e un robot nel turno nostro con Zoa. E non esporremmo Zoa a Bratta. Tapperemmo con un companion, l'avversario guadagnerebbe una vita, ma so be it. Questa mossa la farei solamente per pushare i danni del robot in più. L'alternativa è farci i fatti nostri ed attaccare con tutto e basta e slowrollare tutto. No, ma il board lo voglio avanzare in ogni caso. Quindi Zoa warpata a me non dispiace. Così vediamo anche l'avversario che cos'ha, perché lo stop ce l'ha. Qualcosa ce l'ha. Potrebbe avere counter e pesco se hai fatto una spell con warp. In quel caso faccio il contro counter e tutto sarebbe fantastico. No, faccio un robot, questa te la tappo, tu vai a 13 e dopodiché ti attacco con tutto ciò che non è chiamato Gigastar Titan. E se l'avversario dovesse fare una rimozione, allora a quel punto decideremmo cosa fare della nostra vita. Opponent con 4 mana, ci unblocchi, va bene, dopodiché potrebbe rimuovere Cryo Shadow a velocità instant. Come? Lo scopriremo. Non rimuove Cryo Shadow a velocità instant, va a 7 e io passerò solo. Amore mio, giusto?
Yes. Turno dopo. Basta fare sbarra, sbarra, sbarra. E abbiamo vinto la partita. Bastava pescare le terre. Dobbiamo pescare le terre e l'avversario soprattutto non deve fare una partenza aggressiva come quella del primo game, perché in ogni caso faremo tanta difficoltà a gestirla. In ogni caso voglio tenere Battleship, perché il game si può stallare e a 8 mana ci possiamo comunque arrivare. La domanda è, voglio mostrare il counter? Perché l'avversario è dead on board. Fortunatamente l'avversario ha concesso. Era dead on board, giusto? Assolutamente sì. Margine di questa vittoria. Vogliamo fare delle modifiche al nostro mazzo? C'è qualcosa che vorremmo mettere? Vorremmo piuttosto mettere Ruinous Rampage? Potrebbe essere una considerazione. Exile all artifacts with mana value 3 or less. Cosa ci ha dimostrato? Spacca il cane, spacca l'Hubship, ma non molto altro, a dire la verità, giusto? No, sweepa anche la 2-2-2. Però è anche vero che anche delle nostre creature, Scrapper, Navigator, Mechan, Turbo June, Gunship, esplodono da questa rimozione. Quindi in ogni caso non è il massimo. È comunque una considerazione. Potrebbe essere considerabile. Che cosa non voglio? Allora, la mia top end penso di averla tutta. Forse Freighter è un po' lenta, a 6 mana doppio bounce. Però l'avversario ce le ha. Dei token, giusto? No, non ha fatto delle pedine. Ha fatto solamente la 1-1 con il drop a 2 di secondo. Potremmo levare un po' di top end. Levare un po' di top end e mettere esattamente la vratta. Però la vratta è veramente una carta situazionale. Se l'avversario fa drop a 2, drop a 3 non artefatto, questa carta non fa niente. Nulla, assolutamente nulla. È un mulligan. Tanto vale a quel punto che tengo l'astronave. Cioè, può farmi vincere la partita. Ci sono degli spot in cui questa carta dice tu hai vinto la partita. Però ci sono anche degli spot in cui mi muore in mano e non fa niente. Per questo io tendo a non voler inserire delle carte situazionali all'interno del mio mazzo. Quindi, piuttosto preferirei partire sempre con lo stesso game plan, ovvero peschiamo le terre, non c'è nulla che vuole sedare. No, 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 nulla, 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 nulla. Questo è il mazzo, ragazzi. Questo è il mazzo, dobbiamo pescare bene. Se peschiamo bene, vinciamo. Se peschiamo male, perdiamo. Magic è anche un gioco di fortuna. Puoi giocare bene quanto vuoi, puoi pescare bene quanto vuoi, ma se l'avversario pesca meglio di te, perdi. Se l'avversario kippa a 7, noi mulligheremo e saremo con una risorsa in meno, perché questa mano ovviamente non è kippabile. È vero che ho detto che questo mazzo tiene la maggior parte delle mani, ma this is not one of those. Sì, ma i Cryo Shader, purtroppo l'avversario kippa. Harsh. No, Arena, no. No, Arena, non farmi accarezzare il sogno e poi me lo levi così. No, Arena, non fare questo, non farmi questo. Questo mi fa dei danni psicologici. Non fa, così mi spezzi il cuore. Posso mai kippare una terra on the draw con Mechan Navigator che fai pesco scarto? Perché in realtà se pesca terra-terra questa mano è kippabile se metti Battleship in fondo. Abbiamo solo drop bassi. Ragazzi, questa mano a 6 ha più probabilità di vincere di una mano a 5. Che voi ci crediate o meno. Che voi ci crediate o meno, questa mano a 6 ha più probabilità di vincere di una mano a 5. Metti Battleship in fondo, che tra l'altro è ottimo perché sai che non la puoi pescare. E devi solo pescare terra-terra. E giochi a Magic. Giochi a Magic. Perché fai Navigator, fai Memnenon, fai Scrapper, mette un pallino su un pezzo, fai Removal su un pezzo dell'avversario, fai Assembler, stalli il board. Dobbiamo kippare, ragazzi. Per vincere ci devi dire bene. Non possiamo mulligare questa mano. Se perdiamo, perdiamo. Ho appena kippato un One Lander on the draw. E sono convinto che sia la mossa giusta. Purtroppo l'avversario ha fatto la sua carta busted. Noi passiamo. Inoltre, Gunship mi permette di fare maneuvers facendo 5 danni. Quindi avremmo la risposta alla 4-4 volante dell'avversario. Terra, per favore. Terra, per favore, Arena. Terra. No. Passiamo. Purtroppo. Possiamo ancora farcela. Se l'avversario non dovesse mettere pressure,
possiamo ancora farcela. Non è ancora la fine del mondo. Ma questo è l'ultimo land drop che possiamo saltare. Il prossimo dobbiamo necessariamente pescare terra. Perché Gunship è una delle carte più forti del mazzo. Se peschiamo isola into montagna, può darsi che vinciamo. Nonostante un mulligan a 6. Nonostante aver missato land drop. L'avversario fa Zoa solamente per stazionare. Dobbiamo pescare solo una terra. Terra, qualsiasi. Qualsiasi terra va bene. Qualsiasi terra va bene. Passo. Non siamo ancora fuori. Mulligan a 6, abbiamo missato l'end drop. Non siamo ancora fuori, possiamo ancora farcela. Anche perché l'avversario passa. E noi dobbiamo attaccare per forza. Purtroppo abbiamo saltato un altro land drop. Scarteremo il drop a 7. C'è una potenzialità per fare il drop a 1, Scrapper, piuttosto che il drop a 2. Questa potenzialità è che sarebbe un artefatto in più per Gunship. Potrebbe essere la giocata giusta. Così avremo Gunship da 3 il turno dopo. Ma Gunship da 3 il turno dopo cosa rimuove? Praticamente tutti i drop a 3. Ed è meglio di Operative, però poi Operative un po' muore come carta. Perché il senso di Operative è che prende il pallino più uno con Scrapper. Ma in ogni caso non faremmo mai pezzo pezzo. Quindi a questo punto scartiamo sempre Killship, perché non ci serve. Facciamo 2 danni. Facciamo Scrapper e passiamo. E possiamo ancora farcela. Possiamo ancora farcela, dobbiamo solo pescare un'altra terra. Possiamo farcela. Anche perché stiamo buildando il numero di artefatti. Gunship spacca un pezzo, Maneuvers spacca la 5-5 se Gunship sopravvive. Quindi possiamo farcela, ragazzi. Se l'avversario fa una X3 adesso e noi stappiamo, peschiamo terra Gunship, possiamo farcela. Anche perché Gunship mi permette di stazionare e di fare pesco e scarto con Navigator senza passare dalla combat, senza esporre la mia 2-1 in combat. Purtroppo per noi Navigator ci sta lasciando, perché l'avversario lo sta toccando. Ha 5 carte in mano, quindi immagino che almeno una rimozione ce l'abbia. Però se dovesse fare Cryo Shader, io posso sacrificarlo su Scrapper e pescare una carta in più. Che è la motivazione per cui doveva essere fatto Scrapper il turno prima, piuttosto che essere efficient e castare il 2 operative. Ma adesso dobbiamo pescare una terra. Arena, questo è il momento di pescarla. Lost in Space su Mecha Navigator. Potremmo pensare di chipparlo, ma in realtà la risposta è sempre no, perché sarebbe troppo lento. Troppo lento. Dobbiamo pescare una terra. Ce la possiamo fare. Arena, ti prego, perché sennò l'avversario farà terra-terra, ci spaccherà di Mechanozoa e non possiamo mai gestire Mechanozoa e Labship insieme. Non abbiamo modi di gestirle. Devo pescare terra adesso e slammare Cavra un Turbo Drone per terra, così da poter avere un altro artefatto in più. Ragazzi, ovviamente la tensione si fa sentire parecchio. Questo game è molto importante. L'avversario tiene in cima, noi non peschiamo terra. Possiamo attaccare. E adesso dobbiamo decidere se fare Maneuvers oppure il 2 Operative. Ci tengo a fare Operative perché è un pezzo in più per stazionare Gunship. Purtroppo abbiamo missato l'end drop di nuovo. Dispiace. Possiamo recriminare che G1 anche l'abbiamo perso così. Lightstall Inquisitor mi fa pagare un mana in più una carta che ho in mano. Essenzialmente qualsiasi cosa che io esili viene persa per sempre. A meno che non esilio esattamente Maneuvers e accetto di castarlo a 3 mana, però a quel punto non potrei fare Maneuvers into Titan se dovessi pescare terra-terra. Quindi potrebbe quasi starci levare. In realtà Memnon non è tutto quanto questo granché. Faccio davvero difficoltà a castrare Memnon con questa mano, giusto? Perché il turno dopo, se pesco terra, sarà Gunship, sicuramente. Perché devo avere Station, devo avere un'astronave per terra per fare Maneuvers da 5 sull'Hubship, che sarà stazionata in 2 turni. Dunque, potrei mai castare Turbo Drone. Mechan Assembler potrebbe servirmi per bloccare Zoa, quindi io penso di esiliare Memnon. Adesso però dobbiamo pescare terra. Arena,
giochiamo 17 terre, dobbiamo pescare terra. Abbiamo pescato terra. Quindi facciamo terra. Possiamo attaccare? No. In ogni caso voglio stazionare Gunship. L'avversario potrebbe avere una rimozione in mano. Avendo una rimozione in mano potrebbe avere un counter in mano. Avendo un counter in mano voglio piuttosto esporre Turbo Drone? No. Se ha un counter per Gunship abbiamo perso. Perso. Quello che devo fare è Gunship. Per forza. E spaccare la 2-1 dell'avversario. Purtroppo per noi l'avversario aveva counter. Questo vuol dire che abbiamo perso, ragazzi. No, non potevamo giocare diversamente. No. Ah, adesso tutto è troppo lento. Soprattutto se l'avversario fa auxiliary boosters. Inoltre potrebbe far diventare booster stesso una 2-2 e attaccare anche con quella. Però se lo dovesse fare si disequipperebbe, perché così funziona il regolamento di Magic. Peccato. Peccato aver saltato tutti quanti questi land drop. Ci ho provato. Deve essere esattamente da aver disastro. Che ci sta che l'avversario giocava. Se avessimo trovato le terre vincevamo sempre questo game. Sempre. Non c'era uno spot in cui perdevamo questo game. Adesso abbiamo perso e basta. Perso. 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 Posso attaccare con entrambe, fare maneuvers sull'Hubship, farmi 2x1, ma e poi l'avversario stappa, fa Zoa, e in ogni caso mi batte di auxiliary boosters, quindi non ne esco mai nella vita. Possiamo provare a fare cover un Turbo Drone, ma non cambia l'equazione, soprattutto se l'avversario dovesse fare Terra Mecano Zoa. Dispiace. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace davvero di questa loss. Mi dispiace soprattutto di avere questo tono di voce così basso, però cercate di comprendere le mie emozioni. Siamo ad un passo da una vittoria molto importante e questa sconfitta brucia, perché questo match intero poteva essere vinto. Dovevamo solamente giocare a Magic, cosa che non siamo riusciti a fare. Adesso che l'avversario dimostra di avere anche Alia, abbiamo perso e basta. Che adesso inoltre guadagnerà vite, pescherà carte, farà Radiant Strike, quindi abbiamo straperso. Non c'è più modo tangibile di poter vincere questo game, siamo completamente fuori dagli out. Quindi diremo good game e andremo alla prossima. Sperando di vincere. Bene, un secondo per ricomporci. 2-1, prossima sconfitta. Il torneo è finito. Against the MPV, not the MVP. I sure hope we will be the MVP of this game. Play first. Questa mano si può mai equipare? 2 terre, drop a 8, drop a 6. Ah, però se peschiamo terra-terra abbiamo plunge, al solito, che ci trova la quinta terra. E abbiamo in ogni caso invasive maneuvers, anche se dovessimo skippare un land drop, in ogni caso riusciremo a fare Memnanon. Allora, on the play, e drop a 2, in ogni caso dovresti avere abbastanza, una percentuale abbastanza elevata di poter trovare il terzo land drop, perché alla fine quello serve, il terzo, per poter fare Memnanon, maneuvers sul pezzo dell'avversario, e dopodiché basta soltanto il quarto, e alla fine arriviamo a castare tutto il resto. Quindi questo, per quanto possa essere borderline, siccome la card quality della mano è così alta, è un keep. Ragazzi, a Magic bisogna avere fortuna. Noi non è che possiamo pensare sempre al worst case scenario. Ci è andata male il game di prima, bisogna avere coraggio. Bisogna avere coraggio, altrimenti non ci qualifichiamo. Senza il coraggio non ci qualifichiamo. Bisogna avere il coraggio di prendere dei rischi e di aspettare a trovare terra-terra. Ce la si può fare, ce la possiamo fare. È a favore nostro la percentuale. Qui dobbiamo decidere se tenere aperto counter oppure maneuvers. Penso che teniamo aperto counter piuttosto che invasive maneuvers. Poi se l'avversario non dovesse fare niente, a quel punto farei maneuvers su Pollinator. Sto dicendo fare maneuvers e sorcery per garantire di rimuovere Jin Pollinator dal campo di battaglia. Ma l'avversario fa niente. Questo vuol dire che prenderemo questo danno, aspetteremo che l'avversario eventualmente faccia un drop a 2 e poi... Ok.
Eventualmente decideremo se fare Divert Disaster o Invasive Maneuvers, ma sicuramente quello deve essere rimosso. E qui penso proprio che faremo Memnenon. Faremo Memnenon perché se dovessimo trovare un'altra terra il turno dopo, una qualsiasi terra del mazzo, entrano tutte quante stappate, sia isole che montagna va bene, possiamo fare plunge, fare un artefatto, mettere il pallino su Memnenon, avere una 2-4 che blocca bene, Requiem Monolith, sullo splash. Motivo per cui forse avremmo dovuto fare rimozione su Pollinator per levare lo splash greedy del terzo colore. E adesso cosa si fa? E adesso mi sa che si fa plunge lo stesso per iniziare ad attaccare con una 2-4. Così che il turno dopo possiamo fare maneuvers e spaccare l'ender. Dobbiamo essere aggressivi, perché altrimenti non ne usciamo. Altrimenti l'avversario pesca tutte quante le carte del mazzo con Requiem Monolith. E fare questi danni volanti non è il peggio. In ogni caso, se dovessi mettere tutti quanti l'end drop, Battleship gli spazza via tutto il card advantage che potrebbe aver accumulato con Requiem Monolith, che è un artefatto che dice che spara un danno a turno ad una creatura che controlla l'avversario e l'avversario perde una vita e pesca una carta. Poi se dovesse essere coinvolto in combat allora pescherebbe carte extra, ma all'avversario interessa iniziare a pescare una carta, cioè adesso fare un drop a 3, un drop a 4, sparargli un danno, cantreppare, Requiem Monolith che già avrebbe fatto Divination al costo di 2 vite. Questa strategia si batte in due modi, o con la Trump Card, quindi con la carta che gli disfa completamente tutto il card advantage che avrà fatto fino a che non avrò castato Battleship, oppure attaccando l'avversario. Quindi in questo caso potremmo, dal momento che l'avversario avrà una rimozione, dobbiamo decidere cosa fare. Se anche dovessimo fare, stavo pensando fare questo scrapper prima della combat, mettere un pallino di più su Memnenon, ma a quel punto vorrebbe dire all'avversario per favore castami Lost in Space su Memnenon. Motivo per cui prima di tutto farò scrapper, tanto non penso di avere interesse ad avere aperto maneuvers a meno che l'avversario non fa tipo drop a 3 più fight, per dire cose di questo tipo. Devo avere maneuvers aperto, quindi farò Slugdrill prima, vediamo l'avversario cosa fa. L'avversario ha lo stop, quindi qualcosa ce l'ha. Però dal momento che Slugdrill risolve, dobbiamo decidere dove mettere il pallino. Penso che lo metterò lo stesso su Memnenon, perché senza questo penso che se l'avversario avesse avuto Lost in Space non mi avrebbe dato questa decisione, no? Lo casti su Memnenon direttamente. Non aspetti che risolva questa trigger. Se l'avversario è forte, allora mi fa pensare questo. Poi, se in realtà era tutto un bluff e per qualche strana motivazione ha aspettato fino ad adesso prima di farmi il bounce, lo scopriremo. A meno che non è bounce in combat. No, 3 danni, passo, se l'avversario non fa nulla per il suo intero turno in realtà va bene. L'avversario in ogni caso ha 14 e io ho delle astronavi che stanno arrivando. A me basta portarla a 10 e poi questa è lethal da sola. Galactic Wayfarer, purtroppo per noi risolve, purtroppo per noi fa un lender, l'avversario va a 13, pesca una carta sperando che non abbia un modo per levare Memnenon adesso. L'avversario sta in screw. In qualsiasi caso, noi spacchiamo il lender istantaneamente, ci serve un'altra montagna instant. La prendiamo, peschiamo un'altra montagna. Bon, possiamo fare freighter sul pezzo dell'avversario, ribounzarlo, l'avversario fa un altro lender, non ci interessa minimamente, giusto? Nel frattempo lo attacchiamo e poi freighter possiamo potenzialmente stazionarlo in 2 turni, ma preferisco prima di tutto fare danni all'avversario. Per i danni come li vogliamo fare? Freighter in realtà potremmo anche cantrepparci, potremmo anche tenere aperto maneuvers e spaccare la 3-3 dell'avversario quando l'avversario andasse a fare sopra Monolith, ma se l'avversario vuole pescare carte extra in realtà a me non dispiace più di tanto, anche perché carte extra sono danni. Il +1/+1 counter però di Freighter dove lo andiamo a mettere? Penso sempre su Memnenon, così sono 5 danni, l'avversario va a 8. L'avversario va a 8 e poi Maneuvers farà 5 danni per il fatto che abbiamo Freighter per terra. Quindi se l'avversario dovesse fare un bloccante grosso, che ne so, una creatura con reach o una volante grande, tipo la balena, la spacchiamo e lo portiamo ancora più basso. Quindi la giocata è sempre quella. Freighter, yes, ti bouncio il tuo pezzo è solo il tuo pezzo. Metto yes. Metto un pallino su Memnenon stesso perché Scrapper voglio darmi l'opportunità di poter potenzialmente sacrificare la Spacecraft nel turno successivo e passo. E adesso l'avversario, se ricasta Wayfarer, praticamente ha perso. Questa carta anche smette di avere una sua utilità se dovesse prendere un altro attacco di Memnenon, perché a quel punto non potrebbe più pescare carte extra. L'avversario trova palude, ok, ha 5 mana a disposizione.
può potenzialmente fare creatura con death più fight, fa Galactic Wayfarer, fa un altro lander, ok, e poi spara un danno di Requiem Monolith. Come mi leva Memnenon? Come mi leva Memnenon? Ah, con Embrace Oblivion, perché ha trovato il nero. Tosta, 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 ma in ogni caso abbiamo Battleship e l'avversario sta andando a 7 in questo spot. Abbiamo Extinguisher Battleship, motivo per cui vorremmo piuttosto... ci potrebbe essere questa cosa funny. Questa carta cosa dice? Whenever this creature is dealt damage, you draw that many cards and lose that much life. Quindi se il turno dopo facesse una rimozione su un suo pezzo, noi possiamo fare maneuvers sul pezzo dell'avversario e l'avversario esplode. Motivo per cui adesso cosa faccio? Semplicemente gunship sul tuo pezzo, ti attacco, ti mando a 6 e poi se fai se attivi Monolith su un tuo pezzo faccio risolvere e poi faccio maneuver se hai perso. Sarebbe extra funny, ma penso che la giocata è esattamente quella. Devo pensare semplicemente se stazionare gunship può fare un danno, ma penso proprio che faremo un danno extra all'avversario. Quindi un danno a te, passo, e adesso la nostra wincon è questa, ragazzi. La nostra wincon è questa. La nostra wincon è che l'avversario faccia una creatura e attivi Monolith sulla creatura stessa. Che non si aspetti che io faccia 5 danni a velocità instant. Perché questa qui penso sia l'unica carta che fa 5 danni a velocità instant. Potrebbe giocare attorno a Bombard. Questo ci sta che giochi attorno a Bombard. Più che altro io adesso sto facendo un sacco di comodini e questi comodini non fanno niente. Fa Fungal Colossus, ok. A counter aperto. A The Ver Disaster non ci posso credere che abbia The Ver Disaster. Sarebbe osceno The Ver Disaster così. Ah, non attiva, paura. Scared Potter, right? Paura, giustamente non l'attiva. Io faccio my turn, non ha alcun senso fare niente adesso. Cult Sculpt Technician è ottimo, perché mi permette di fare questo. Technician, che entra come una 2-4, Station di Gunship e attacca come una 4-3 il turno dopo. Station, in realtà avrei dovuto fare Station prima con Technician nel caso in cui l'avversario dovesse avere una rimozione, ma l'avversario non ce l'aveva, penso molto più probabilmente semplicemente saccherà il Lender Token. Adesso Loppo ha 5 carte in mano. Vediamo se riesce ad assemblare le difese da 6 vite quando potenzialmente il turno dopo attacchiamo per potenzialmente anche 5 in the air, quindi non può prendere altri danni di Monolito. In ogni caso Monolito gli sweepa... In ogni caso riusciremo a spaccargli ogni pezzo. Questo va bene, va bene. Va bene, questo vuol dire che al momento la carta che ho in mano è lethal. Quindi se l'avversario dovesse andare tapped out ha perso. The Enston, morto, giusto? You draw that many cards and lose that much life. GG. GG ragazzi, GG. GG in risposta ad Enston. Allora, in questo matchup, considerando che Extinguisher Battleship spacca la Enston, ma in ogni caso l'avversario potrebbe perdere della sua Enston stessa, non dovremmo stare messi così male. Tutt'al più, la domanda che mi devo porre è che se c'è un matchup in cui potrebbe avere un senso Westwalking, è questo. Cosa non è così bello contro l'avversario? Allora, le rimozioni le voglio sicuramente. Soprattutto quelle in early. Soprattutto maneuvers, soprattutto gunship. Ovviamente non esiste che levo gunship dal mazzo. Però dicevo, le rimozioni in early sono importantissime perché io ho davvero bisogno di levare questi Gene Pollinator, Biomechan Engineer, eccetera, eccetera. Scour for Scrap è importantissima. Perché Extinguisher Battleship è importantissima in questo matchup? Ed è importantissimo che io non l'abbia rivelata. È vero che l'avversario ha perso questa partita perché è andato in screw, è andato consistentemente in screw, ha missato almeno 3 land drop. Potremmo levare uno di questi filler, Technician, Cavron, Turbo Drone, perché senza questo io vorrei provare a mettere Westwalking. Perché Loppo dovrebbe potenzialmente darci il tempo di fare a 6 mana pesco 7. Però è anche vero che se l'avversario ha Enston in mano poi la casta gratis e poi pesca tutto il mazzo essenzialmente. E metti che l'avversario ha il suo Westwalking, a quel punto non perderebbe più di macina, perché il senso di Enston è che la casti e poi devi chiudere l'avversario prima che perdi di macina, perché qualsiasi cosa fai peschi. Fai una terra peschi, fai una spell peschi e quindi ti peschi tutto quanto il mazzo, devi chiudere prima che muori di macina. E quindi se avesse la sua, però è una combinazione di miti che non è così probabile. Io dico che non abbiamo visto più di tanto del mazzo dell'avversario,
Quindi terrei così. Le due considerazioni sono Weft Walking e Light Jammer, se l'avversario avesse tante rimozioni, ma di rimozioni per ora ha fatto solamente Embrace Oblivion. Garantito gioca BG, Splash, Blue, quindi di rimozioni potrebbe averne altre. Rampage può essere mai una considerazione. Rampage in realtà li spacca sia Pollinator sia il Monolito, però il Monolito non sempre domina la partita, soprattutto se partiamo in maniera aggressiva. Vediamo. Penso che se giochiamo a Magic c'è una percentuale concreta che riusciamo a vincere un game dei prossimi 2. Questa mano sicuramente la kippiamo perché sicuramente gioca a Magic, soprattutto Scarf for Scrap è importantissima in questo matchup proprio perché va a prendere Battleship. Battleship è fondamentale contro l'avversario, soprattutto è fondamentale che l'avversario non abbia fatto Gem Pollinator di primo, che è una carta chiave per l'avversario dal momento che gioca tricolore con una mana base shaky, perché per il momento non ha rivelato altre terre oltre le basiche. Vediamo se fa l'isola, buono, trono chiuso di terzo, ma mi sento ancora confident, doppia plunge mi fa essere confident. Requiem Monolith purtroppo no. Dunque, Cloud Scout Technician, passo, e il turno dopo attaccherà come una 2-4 volante dal momento che farà un lander. Però nel frattempo l'avversario avrà cantreppato la creatura che casterà adesso, qualsiasi creatura casti, Biomecan Engineer, che fa un lander, poi prende un danno, l'avversario pesca una carta, va a 19 e purtroppo ci sta sommergendo di value. Vediamo se fa Embrace Oblivion su Technician, ma penso proprio di no. Penso che questo attacco da 2 se lo prenderà. Noi purtroppo siamo abbastanza costretti a fare questa plunge perché ci serve di dare uno di power in più a Cloud Scout Technician e ci serve di fare il lander token per rampare, così che il turno dopo possiamo potenzialmente passare con Scarf for Scrap aperto e potenzialmente saccare il lander. Vediamo, l'avversario sacca il suo di lander, ma questo ce lo aspettavamo, giustamente di quarto. Engineer più spacco lander, stapperà l'avversario con 6 potenziali mana, ma stapperà a 17 vite che sono ancora tante, troppe, non gliele leveremmo mai. Se leviamo Scarf for Scrap alla nostra mano, di colpo non fa più niente. Quindi l'ideale in realtà per me in questo spot è fare prima Freighter, bounce, l'avversario spacca Freighter e poi faccio Scarf for Scrap. Drix Fate Maker è una 4-3 che prende un danno e l'avversario va a 16 e ha 5 carte in mano. Il turno dopo stapperà con potenzialmente 7 mana e 6 carte in mano. È forte contro di noi Monolito, purtroppo è forte. Purtroppo è forte perché non riusciamo a mettere abbastanza pressure. Posso fare Orbital Plunge sul pezzo dell'avversario, però mi toglierei un'altra Premium Removal. E non farei nient'altro per questo turno, però il turno dopo potrei potenzialmente fare Sacco Lander Scour, però abbiamo detto che voglio sempre fare Specimen Freighter, quindi se l'avversario il turno dopo fa pezzo pezzo, in ogni caso farò Freighter e bounce, e poi farò difficoltà a full manovrarlo, ma il senso è questo, dobbiamo fare rimozione su ogni pezzo che tocca terra dell'avversario. Quindi Fate Maker ci saluta, abbiamo finito le rimozioni. Hai modo per dare indistruttibile? E Reach tra le altre cose? No, ha una fight per Technician, si becca un bel Depressurize. Tosta, anche perché Technician, non essendo artefatto, non posso riprendermelo con Scarf for Scrap. E l'avversario adesso si pescherà tutto quanto il mazzo, direi che è Monolith. Dunque, come ne usciamo da questa impasse? Ne usciamo che l'avversario deve castare tutta quanta la sua mano e non deve fare creature con più di 4 di costituzione, così che riusciamo a spaccarle tutte quante. Ok, ora Timeline Color è veramente greedy nel tuo mazzo opponent. Tricolore è una spella a doppio nero, è veramente greedy in questo spot. Adesso cosa voglio fare? Freighter che ti bounce solamente la 3-3? Una giocata veramente debole. Potrei potenzialmente fare Scour che va a prendere Extinguisher Battleship, spacco Lander, ma poi non faccio più nulla. Penso che mi ritroverò a fare... Però Freighter anche non è una giocata di Magic. Cos'altro posso prendermi con Scarf for Scrap? Oltre a Battleship, perché adesso sono settato di testa di andare a prendere Battleship. Avremo Pinnacle Killship. Sono in sostanza un sacco di astronavi che non possiamo stazionare in nessun modo. Dal momento che abbiamo pescato solamente terre e 0 creature, e l'unica creatura che abbiamo trovato ci è stata rimossa. Dobbiamo pescare una creatura artefatto, tradarla e poi riprenderla con Scrap e poi provare a stazionare questo Freighter. Quindi il senso sarà sempre lo stesso. Freighter, ti bounce la 3-3, passo, quantomeno facciamo i counter opponent, splash pure il counter. Sembra strano. L'avversario ha qualcosa, dobbiamo capire che cosa sia questo qualcosa. Questo ti bounce in mano, passo, un turno orrendo, perché abbiamo speso 6 mana il nostro intero sesto turno per fare Unsummon. Congratulations, Kami.
Facciamo veramente difficoltà in questo matchup se l'avversario fa questa carta di terzo e pesca tutto il mazzo, perché non riusciamo a mettere abbastanza pressure. Fortunatamente l'avversario ha una mana base che è troppo greedy. Timeline Color in un tricolore così è troppo wishful thinking. Quantomeno Mechan Assembler è una bellissima pescata, perché ci consente di fare questo. Assembler, staziono, adesso Assembler ci lascerà, perché l'avversario sicuramente avrà una rimozione, e noi abbiamo inoltre il target per Scour for Scrap. Inoltre andremo a 9 mana, giusto? 4-3-7, spacchiamo un Lender adesso, il turno dopo avremo 9 mana, quindi potenzialmente possiamo fare Scour, ricastare Assembler. Sfortunatamente la nostra astronave ha stazione 9, avendo stazione 9 facciamo difficoltà a full manovrarla. L'avversario ci attacca, in any case, con 6 carte in mano, ci attacca e dopodiché fa removal. Quale removal fa su Assembler? Fa Embrace Oblivion sacrificandosi Timeline Color. No, non è bello, il mazzo dell'avversario è la cosa più greedy del mondo. Mi dispiace, questo game purtroppo lo perderemo perché non siamo riusciti ad applicare abbastanza pressure e abbiamo perso da Requiem Monolith, ma di base dovremmo essere favoriti in questo matchup. L'avversario ha fatto Sultai Monogrid. Sultai Monogrid non è una recipe for success, non in questo formato. A meno che non ci si spegne il mazzo di nuovo. Se ci si spegne il mazzo per 2 turni di fila, sì, a quel punto sì. Quindi Loppo va a 11, a 10, a 10 è morto da Battleship, direttamente. È full morto da Battleship. Ordunque a noi però ci stanno entrando 8, potenzialmente 10 danni, se dovesse fare Timeline Color. E dunque, cosa siamo costretti a fare? Scour for Scrap e prendere l'astronave che fa danni a tutti, e poi fare Mechan Assembler e probabilmente stazionare Freighter e passare. E sperare che basti, sperare che l'avversario non abbia un modo per fare un danno in più. In realtà potrebbe attivare Monolith, ma Monolith penso che dica You may. No, target creature gains. Whenever this creature is dealt damage, you draw that many cards and lose that much life. Then, that creature's controller may have this artifact deal 1 damage to it. Quindi io posso sempre fare decline. Quindi faremo sempre questo. Purtroppo gli stiamo rivelando la carta. Gli stiamo rivelando la bomba del mazzo. Il che potrebbe costituire un problema nel game successivo, perché molto probabilmente questo qui finiremo a perderlo. Dunque, terra, Mechan Assembler, staziono Freighter, passo. Non penso che perderemo questo turno, andiamo a 1, però a 1 non è mai morto nessuno, a meno che non ha un modo per fare l'ultimo danno, una pump, vince, e +1/+0 sicuramente vince la partita. Va bene, abbiamo droppato questo game contro Sultai Monogrid, dobbiamo semplicemente sperare di pescare bene l'ultimo game. E basta. E basta, perché, ripeto, questo qui non è un bel mazzo. Così come non era un bel mazzo quello dell'avversario il match prima. Purtroppo abbiamo perso, mulligando, chippando un mano a un one-lander per non scendere a 5. E adesso abbiamo visto tutte quante le 3 del mazzo, quindi dobbiamo solo giocare a Magic. Se giochiamo a Magic, penso che questo match lo vinciamo sempre. Sempre. C'è qualcosa che voglio mettere, al solito c'è questo Weft Walking che mi sta guardando. Potrei levare uno Slug Drill Scrapper, maybe. Però se l'avversario fa card advantage non è free il fatto che possa castare una spell gratis. Potrei mettere Terminal Velocity. Slammare, non lo so, un Meganozoa rapido e chiudere gli ultimi 5 danni così, perché l'avversario si fa un sacco di danni da solo. Però l'avversario può anche non trovare trono di terzo e avere tanta difficoltà a castare il suo Timeline Color e non vincere mai più. Se giochiamo a Magic non perdiamo mai. Dai Kami, dai Kami, su. Ragazzi, se facciamo 2-0 into 2-2 veniamo eliminati così, va bene, lo accettiamo. È stato bellissimo ieri, è stato fantastico, abbiamo combattuto in maniera strenua. A Magic dobbiamo essere in ogni caso portati dalle pescate, portati dal mazzo. Abbiamo aperto questo Sealed, penso che meglio di questo mazzo, con questo pool che ci è stato dato, non poteva essere costruito. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa. Dai, come on, una mano di Magic. Non chiedo molto di più. Play first, una mano di Magic. Questa va bene.
Va bene, perché facciamo balena che ci aggiusta le pescate. Purtroppo non abbiamo un artefatto per fare gunship da 2 sul pollinator dell'avversario. Però magari troviamo un artefatto prima, e poi facciamo artefatto e poi facciamo gunship da 2 su pollinator. Palude, timeline color, 2 danni a me. Va bene, va bene. 2 danni a me, 2 danni a te, sperando che non hai palude pure il turno dopo. Il tuo tricolore, perché altrimenti ci dispiacerebbe. Qui preferisco fare scrapper sempre, giusto? Così ho gunship da 2 il turno dopo. Abbiamo pescato l'artefatto, quello che ci serviva. Scrapper, tra l'altro, è la carta che avrei tolto per mettere Weft Walking. Con il seno di poi era assolutamente corretto così. Purtroppo l'avversario fa Sweeper. E Sweeper non lo possiamo levare con Gunship, non essendo una creatura. Sarebbe stato fantastico fare Gunship, poi fare Balena con Warp che staziona Gunship. La vita è bellissima. Purtroppo nulla di tutto questo succede, quindi faremo Balena solamente per fare Surveil, penso proprio di sì. Vediamo l'avversario cosa farà con il suo doppio Surveil. In ogni caso, non avendo fatto creatura il turno dopo, non può appoggiare Monolito ed iniziare a pescare. Come prima cosa. Cosa dobbiamo pescare? Memnenon, un drop a 3. Un qualsiasi drop a 3, penso. Anche Caveron Turbo Drone sarebbe ottimo. Inoltre perché ci darebbe il terzo artefatto per fare Gunship da 3. L'avversario scarta Biomecan Engineer. Questo può voler dire solamente una cosa. E Palude, tra l'altro. Può voler dire solamente una cosa. All'avversario gli manca un colore, gli manca il blu. Potremmo addirittura fare Balena. E la Balena ci mette un artefatto al cimitero per Scar for Scrap. Il che non è male. Zoa è un artefatto. Quindi Zoa andrà al cimitero. Così che possiamo fare value con Scour. E Cloud Sculpt Technician anche. Perché questo era il turno giusto per farlo, ma ce lo siamo missati. Quindi preferisco sempre pescare terre piuttosto che un drop a 3 subottimale che è un filler all'interno di questo mazzo. E i filler o li casti in curva o altrimenti non li vuoi. Più verosimilmente qualsiasi delle nostre pescate è migliore di quello che abbiamo appena mandato al cimitero. Mecanozoa è un'ottima carta, ma ci tenevo davvero a mandare un artefatto al cimitero. L'avversario ci fa scartare una carta con Virus Beetle, penso proprio che scarteremo Brantor, giusto? Perché sarà difficile da castare, in ogni caso stapperemo, faremo Gunship sul pezzo dell'avversario e stazioneremo Gunship, poi il turno dopo ancora faremo Balena, però saremo sempre uno short per full stazionare. Con Scar for Scrap cosa ci possiamo riprendere? Cosa possiamo prendere dal mazzo? Possiamo riprendere Gunship. Al momento stiamo riprendendo Zoa dal cimitero e ci tutoriamo qualcosa che potrà servirci nei turni successivi. Questo game andrà ancora per le lunghe. Brantar potrà essere utile, sì, ma anche viene rimosso dalle 1000 rimozioni dell'avversario. Le terre mi serve, Gunship mi serve, Scar for Scrap mi serve, tutto mi serve. Quindi l'avversario fa station così, passa. Noi peschiamo isola, va bene, perché garantisce di fare balena il turno dopo. In realtà adesso potremmo anche fare Scour, per prendere piuttosto Scour che riprende Zoa e va a tutorare. Potremmo addirittura prendere Pinnacle col Kill Ship per sparare 10 danni in un pezzo dell'avversario. L'alternativa qual è? L'alternativa qual è? Quali altri artefatti potremmo prendere? Quindi faremmo a 4 mana pesco doppio. Ci può interessare, l'avversario ha saltato un land drop. Se anche dovessi fare questa gunship, spacco Virus Beetle e la staziono per 1, non riuscirei in ogni caso a full stazionarla. Quindi penso proprio che ci limiteremo a fare ti attacco passo con Scar for Scrap e a seconda di quello che fa l'avversario noi decidiamo cosa andarci a tutorare, giusto? Yes. Choose one or both. L'avversario sta missando l'endrop, non ha trovato l'isola, ha trovato un'altra foresta. Dopo aver trovato una foresta, cosa farà? Penso che il prossimo turno quasi sicuramente faremo una balena. Quasi sicuramente faremo una balena, anche perché Zoa la vorrei fare dopo che ho fatto Gunship, possibilmente di sesto, e fare qualcosa tipo Zoa, fare Gunship, Zoa warpata e Zoa mette 5 pallini su Gunship stessa. L'avversario passa senza fare niente. Dunque, Scar for Scrap. Riprendo Zoa e vado a tutorare probabilmente qualcosa che fa vantaggio, perché adesso dobbiamo mettere pressure. Io adesso farò balena e balena esploderà. E andrà bene così. Non penso ci sia un modo per rimuovere qualcosa dal cimitero. Mi sa che Loppo avrà Depressurize, che sta aspettando Depressurize per farlo su balena. Aspettando a farlo su balena. Quindi potrei il turno dopo in realtà piuttosto fare Mechan Assembler piuttosto che balena, così che non vada sotto Depressurize, giusto? E Assembler, se sopravvive, inizia a fare i robottini e Loppo è costretto a fare Depressurize su Scrapper, oppure a staccarsi un pezzo sul Embrace Oblivion ma spendere l'intero turno così. Il turno dopo così posso appoggiare balena e poi l'avversario il turno dopo ancora dovrà spendersi il mana nero per fare Depressurize, giusto?
Posso vincere con Assembler, Gunship e Starbreach Whale? Penso che è Zoa. Oh, and by the way, Zoa. Quindi mi sa che non si prendono queste astronavi. Mi sa che si prende Assembler per giocare attorno a The Pressurize. Stappo. Divert Disaster. Divert Disaster è troppo lento, perché in ogni caso adesso devo andare tapped out. Allora, per prima cosa attacchiamo. Per il turno dopo potrà essere utile perché potrò fare drop a 3, quindi o Warp di Zoa o Gunship e tenere aperto Divert Disaster. Dobbiamo slammare Assembler. Se l'avversario ha una rimozione per Assembler, so be it. Ma per ora le uniche due rimozioni che ci ha dimostrato sono The Pressurite ed Embrace Oblivion. Se ha Embrace Oblivion lo fa adesso, mi spacca Assembler, ma innanzitutto perde Virus Beetle, che non è inconsequenziale perché è una creatura che stoglie dal board, per stazionare Sweeper, punto primo. Punto secondo, si spende il mana nero, e quindi dovrà spendere questo mana nero adesso e il mana nero il turno dopo per levare Starbreach Whale. Vediamo cosa succede. L'avversario sta scrivendo con il mana, ma in ogni caso ha evitato di pescare la seconda palude, l'ha scartata. Penso che la seconda palude gli sarebbe potuta servire. Quindi non so quanto sia stata conveniente quella particolare mossa per l'avversario. Che penso che quasi sicuramente a Embrace Oblivion sta decidendo quale pezzo sacrificare per levare Assembler, perché, spoiler, se stappiamo con Assembler abbiamo vinto. Sarà veramente difficile perdere questo game se stappiamo con Assembler. Con Divert Disaster Open, faccio Gunship, ti spacco Beetle, non mi può interessare di meno. Eccolo qui, Embrace Oblivion è arrivato. L'abbiamo chiamato, è arrivato, giusto? È arrivato, ma fa Diplomatic Relation per spaccarmi Scrapper, per fare full station di Sweeper. Ok, no, questa qui è una mossa atroce. La mossa atroce mi consente di fare Gunship che ti spara Sweeper tenendo aperto Divert Disaster, non esci mai più opponent. Voglio dire, l'avversario è andato in screw, quindi per quanto possa avere pescato bene Game 2 ha pescato male adesso, e piuttosto che full stazionare Gunship preferisco attaccare per 4, perché 4 danni non sono inconsequenziali, soprattutto adesso che Virus Beetle è tappato, perché non penso che andrà tappato di nuovo. Adesso è arrivato Embrace Oblivion. Adesso è arrivato Seed Ship Impact. Pensavo di poterlo counterare. Potrei fare Divert Disaster, mandare l'avversario tapped out, fare un Lander, e questo Lander mi fa fare un robot che mi full staziona Gunship, ma Gunship in ogni caso la full staziona con Starbreach Whale. Però full stazionando la Whale vado tapped out di Divert Disaster, quindi tanto vale che me lo spenda adesso. Questo Divert Disaster sarebbe: mando tapped out l'avversario, faccio un robot e un Lander, che per me va bene in realtà. Per me va benissimo. Tieni. Anche perché l'oppo non fa il suo Lander. Può anche decidere di farselo counterare, Quindi paga, faccio un robot, viene spaccato questo, va bene. E adesso mi tolgo davanti la preoccupazione di andare tapped out, perché Divert Disaster me lo sono tolto dalla mano. Quindi voglio sempre fare balena, giusto? Penso proprio che la risposta sia sì. Voglio fare terra e penso proprio che la risposta sarà sì. Perché in ogni caso, anche se dovesse fare il secondo Virus Beetle, scarto Cryo Shader e mi può interessare molto relativamente. Quindi terra, balena. Station, t'attacco per 6. Se vuoi possiamo bloccare un pupazzuolo. E a questo punto facciamo top? Sì, prima Freighter, poi Maneuver. Non ne esci mai più, opponent. Station, ti meno con tutto. E l'avversario è andato in screw, quindi ha molto da recriminare. Così come abbiamo perso noi un match dello screw lo scorso, così adesso l'avversario si sta avviando a perdere questo. Penso che neanche Zero Point Ballad lo salvi, giusto? Perché in ogni caso mi resterebbe la balena, quindi fa davvero difficoltà ad uscire da questo spot. Può fare Embrace Oblivion, nice, lo so, mi dispiace opponent. Mi dispiace, però a onor del vero avevi una mana base molto greedy, quindi c'è anche da dire questo, Poi sei stato punito oltre i tuoi demeriti, ma in ogni caso c'era da considerare questo, che aveva molta fantasia la mana base. Ciò detto, c'è anche detto fortuna, perché l'opponent aveva un late game che molto difficilmente saremmo riusciti a battere nel caso in cui l'avversario non fosse andato in screw 2 game su 3. Avremmo fatto molta difficoltà. Riesci a fare removal nonostante tutto a salvarti? Riesce a fare removal, ma a perdere lo stesso. Perché sono 5 danni precisi. Good game, opponent. Mi dispiace, però Magic è un gioco crudele. E per andare all'Arena Championship ci può riuscire solamente una persona. 3-1, ragazzi. Siamo ancora in corsa. Ci deve continuare a dire bene. Ci deve davvero continuare a dire bene.
Quindi andiamo alla prossima. Ragazzi, questo è il momento in cui si realizzano i sogni. Siamo 3-1, la prossima win ci qualifica al qualifier weekend del prossimo mese, day 2. Quindi salteremmo completamente il day 1, avremmo un retry molto importante. Non abbiamo più loss da dare, il nostro blu-rosso astronavi deve portarci fino alla fine. In bocca al lupo a noi. Play. Il match più importante per continuare a crederci, per continuare a credere nei sogni della qualifica alla Arena Championship. Eccolo qui il nostro avversario, l'abbiamo trovato subito ed è Mr. Social Nerd. E speriamo bene, l'emozione inizia a farsi sentire. Play first, keep, insta keep, abbiamo Zuki per Mekan di secondo. Va benissimo, non potevamo sperare di meglio. Diciamo il low, for good karma, salutiamo l'avversario che gioca pianure, quindi ottimo. Mekan, passo. Il turno dopo facciamo Turbo Drone e possiamo iniziare a fare Zoa con Warp e menare per 6, se Turbo Drone dovesse sopravvivere. Troviamo un Ilvoy Operative che tra l'altro il turno dopo sarebbe una 3-2, potenzialmente. Quindi attacchiamo per 1? Sì, perché non è Focus Fire, non riesce a fare più di questi danni. Non riesce a fare più di 2 danni. Turbo Drone, passo. L'avversario gioca queste basiche bellissime entrambe di Murders a Carl of Manor. Gioca Orzhov, l'avversario. Turbo Drone. Qualsiasi cosa faccia gliela tapperemo. Se non ha una risposta per Turbo Drone. Faremo Operative into Zoa e attacchiamo pertanto. Fa Exosuit Savior. Non basta, opponent. Terra. Potremmo pensare a tenere aperto Divert Disaster, ma così avanzeremo il board con una 3-2, il che mi sembra abbastanza. Zoa. Warp. Ti tappo la 3-2. Do rapidità a Zoa, ti attacco per 6. Vai a 13. Passo. Partenza full aggro del mazzo. Esilio Zoa. Il turno dopo se dovessimo top deckare qualsiasi terra del mazzo avremmo Zoa rapida. Di nuovo. Quindi l'avversario deve raccontare qualcosa. In ogni caso abbiamo Will Operative. Se dovesse fare un qualsiasi blocco, in ogni caso abbiamo Lost in Space ed Ever Disaster. L'avversario ci rimuove Turbo Drone con Embrace Oblivion. Va benissimo lo stesso, perché non siamo spaventati di una 3-3 volante. Peschiamo Specimen Freighter. Quindi tutto quello che faremo è attaccare e tenere i nostri 2 instant aperti. Attaccare con entrambe, giusto? Sì. Anche perché se l'avversario dovesse fare Focus Fire su Mekan, possiamo fare Lost in Space sul suo Savior. L'avversario ha 5 mana. Combat, va bene, ci manda 17. Se passa, faremo Lost in Space. Assolutamente sì. Lost in Space. L'avversario può fare una removal in risposta. Può fare Gravkill su Ilvoy Operative. Vediamo se lo fa. In ogni caso perderà Exosuit Savior perché penso che lo metterà to the bottom. E decideremo cosa fare Surveil. Faremo Surveil to the top. Ma vogliamo slamare Zoa? E l'avversario farà removal su Zoa. Molto probabilmente. Terra in ogni caso ci serve. Potremmo scartare terra e committarci a fare Divert Disaster. Ma anche se dovessimo fare terra-terra andrebbe bene lo stesso. Perché abbiamo Zuki per Mekan. Per dare più 4+0 alle nostre creature. L'avversario un Gravkill ce l'ha. Quindi se slammo Zoa fa Gravkill. Accetto che l'avversario faccia Gravkill su Zoa. Oppure piuttosto vorrei tenere Divert Disaster open. Possiamo iniziare ad attaccare con il Ilvoy Operative. Questo è poco ma sicuro. E vedere quanti danni riusciamo a fare all'avversario. Magari fare removal qui, ho sbagliato a fare terra prima. Perché adesso abbiamo dato all'avversario l'informazione che abbiamo la sesta terra per fare Zoa. Ma l'avversario fa Gravkill su Ilvoy Operative. Il che vuol dire che l'oppo ha removal into removal. Il che non va per niente bene. Ma lo dobbiamo accettare. E slammare Zoa. Possiamo slammare Freighter e il turno dopo stazionarlo per 6. Ma Freighter è meglio se fa bounce. In ogni caso, anche se l'avversario stappasse e facesse removal su Zoa, lo stesso potremmo slammare Freighter, ma a quel punto non lo stazioneremo mai. Questo Divert Disaster è un po' una carta morta in questo spot. Voglio tenerlo open, non ha alcun senso. Dobbiamo slammare Zoa e sperare che l'avversario non abbia un'altra premium removal, ma se ha fatto Gravkill ce l'ha quasi sicuramente. Però non è detto. Fa terra e fa Chrome Companion, va bene. E passa. Abbiamo Divert Disaster open. Cosa vogliamo fare? Penso attacco solamente con Zoa, Technician, passo. A questo punto attacco pure con Mekan. No, perché potrebbe levarmelo con Focus Fire. E non ci tengo.
Potrebbe bloccare con Chrome Companion e far risolvere i danni e poi fare Focus Fire. No, fare Focus Fire prima dei danni. In tal caso lo accetterei, faremo un 2 per 1 all'avversario e stapperemmo con aver disastro aperto. Quindi questo attacco lo facciamo sempre, ma solo con Zoa. L'avversario fa la mossa che avevamo detto? No, ci unblocca e basta. Facciamo Technician? Sì, perché l'avversario per vincere deve fare terra into Vratta. Ma penso che Vratta l'avrebbe già slammata, se ce l'avesse avuto il turno prima, per fare 2 per 1. Fa terra, non fare Vratta. Quella non è una Vratta. Quello viene counterato e basta. Terra è lethal. Terra è lethal perché pompiamo Rizuki per Mechan. Andiamo 1-0. Andiamo 1-0, ragazzi. 1-0 contro bianco-nero. (1-0 contro bianco-nero, ragazzi. Cosa ci ha mostrato l'avversario? Terra e spell. Cosa potrebbe avere l'avversario per essere nato bianco-nero? LG Acolyte, Lumen Class Frigate, potrebbe avere Servondam, vari Servondam. In ogni caso non penso che ci siano delle 6 date che possiamo fare. Non penso che ci siano. Abbiamo Ruinous Rampage, come sempre, che leva sia Drone che Companion, ma come sempre è una 6 data situazionale. C'è qualcosa che noi vorremmo levare? Non penso. Potremmo pensare di mettere il Jammer, però siamo on the draw. Fosse stato on the play potrei considerarlo. Potremmo pensare contro bianco-nero di levare una astronave, perché l'astronave facciamo difficoltà a stazionarle tutte quante, e mettere piuttosto una creatura, perché le creature combattono e stazionano. Quindi quello che potrei fare è levare Killship e mettere Mechan. Anzi, probabilmente levare Freighter e lasciare Killship, perché Killship spacca la sua Killship. Non mi interessa di fare bounce. Non contro Orzhov. Non contro Orzhov che farà terra, removal, pezzo, removal. Potrei volere un altro Scar for Scrap, ma non on the draw, perché potremmo andare troppo sotto con il tempo. Il resto lo voglio tenere tutto e la risposta è assolutamente sì. Dragon sarebbe una bella carta, ma voglio mettere un altro drop a 7? Ho appena levato un drop a 6 per snellire la curva. Ho appena levato un drop a 6 per mettere un drop a 4 per snellire la curva. E penso che possa bastare così. Mechan mi sta bene come un Hill Giant. Contro Orzhov, che ha Chrome Companion e Drone e varie creature, mi sta bene semplicemente come un Hill Giant. Potremmo piuttosto magari considerare di mettere Frontal War Rager, magari, piuttosto che Mechan. Ma Mechan in ogni caso hai 2 artefatti che entrano sul combo di battaglia ed può essere rilevante sia per Assembler che per Memnanon, e può essere rilevante anche per fare Titan, potenzialmente, di quarto. Quindi done, sperando che l'avversario non vada troppo over the top rispetto a noi. Siamo on the draw, l'importante è pescare le terre. Questa mano è sempre un keep. Abbiamo Gunship, siamo on the draw. Dobbiamo solamente pescare la terza terra. E questa mano è forte. Possiamo anche potenzialmente fare Mechan di secondo e pushare dei danni all'avversario. Anche se Mechan potrà servirci per stazionare Gunship, in realtà. Nel caso in cui non dovessimo trovare il terzo land drop, giusto? Quanto può essere valuable fare 3 danni all'avversario? Potrebbe, ma non è detto. Il turno dopo in ogni caso faremo Technician, giusto? E senza questo farò Technician, poi Gunship e poi Mechan che staziona Gunship. Ma quanti land drop dovrei missare? Tanto vale che faccio questi danni adesso. E speriamo di non essere puniti da questa cosa. Speriamo di non essere puniti. Ci poteva stare non castare Mechan adesso. Vediamo se l'avversario ha il bianco. L'avversario non ha il bianco. Ha triplo nero e fa Gravpack Monoist. Va bene. Vogliamo fare Gunship adesso per spaccargli il Monoist? Oppure piuttosto Technician? In genere, buona norma è fare prima l'astronave e poi fare la creatura ed iniziare a stazionarla. Anche perché se facessi Technician l'avversario potrebbe spaccarmelo. In ogni caso Gunship non rimuoverà troppi pezzi oltre il Monoist dell'avversario. Quindi un danno qui. L'avversario netta un robot. In ogni caso gli abbiamo tolto una creatura sul board. È vero, è rinata in un pezzo appiedato. Vediamo se l'avversario ha una terra. L'avversario ha una terra ma non ha il bianco. L'avversario ha Gravekill in mano, perché sta guardando Gunship. Ma se facesse Gravekill su Gunship non potrei essere più contento di così. Purtroppo per noi fa Graveblade Heavy, che è una bella carta in questo spot. Fortunatamente per noi peschiamo Orbital Plunge. Vogliamo fare Plunge sul pezzo dell'avversario? Penso che la risposta sia sì, perché il turno dopo possiamo fare drop a 3 più spacco Lender se dovessi trovare, anche perché così leviamo un sacco di pressure sul board. In ogni caso è una 4-4 che stiamo levando dal board. Passo.
Abbiamo removal, quindi qualsiasi pezzo che faccia l'avversario sarà incontrato da una rimozione. Non ha le pianure, quindi speriamo che abbia solamente spell bianche in mano. Fa Faller Faithful, che gli fa pescare carte, però ha fatto palude prima. Il che vuol dire, facendo palude prima, che non può fare un drop a 2. Non può fare un drop a 2. Potremmo passare con Dever Disaster Open, ma non è il massimo. Potremmo fare Mechan e stazionare Gunship. L'avversario fa una attacca con una 3-1, però il turno dopo avremo una 4-3, il che andrà bene. Passo. L'avversario ha trovato la pianura? Ha trovato LG Acolyte, che è la cosa peggiore che poteva fare. Quindi sì, avrei dovuto tenere aperta. Avrei dovuto tenere aperto la rimozione. Troviamo Gigastor Titan, ma adesso non riusciamo a castarlo con profitto. Possiamo animare Gunship. Dobbiamo animare Gunship e passare con Lost Space e Dever Disaster aperto. E non fare nient'altro e provare a tradare Gunship per Acolyte. Ma l'avversario mi attaccherà solamente con Faithful e in tal caso io farò Lost in Space su Acolyte. E poi stapperò e farò Technician tenendo aperto Dever Disaster più il Lender. Purtroppo abbiamo missato l'end drop. Anzi, il turno dopo, se dovessi trovare terra, farei Technician più Gigastor Titan e gammerei il board. L'avversario in ogni caso ha Gravekill per Gunship, ma se lo dovesse fare io metterei sempre LG Acolyte in cima. Quindi Gravekill risolve, va bene. Dopodiché l'avversario attacca con entrambe, anche questo va bene. E dunque faremo questo Lost in Space. L'avversario non può raccontare nulla. Lo sapevamo che l'avversario aveva LG Acolyte. Terra, va bene, andiamo a 3. 3, 10, prendiamo 3, andiamo a 10. L'avversario fa terra e passa, quindi Dever Disaster non fa più niente. Terra, pezzo pezzo, attacco, pezzo pezzo, passo. Perché altrimenti l'avversario può fare LG Acolyte removal e pescare un'altra carta. Quindi Technician, Titano, passo. Questo dovrebbe darci abbastanza board da fare in modo che LG Acolyte non connetta e l'avversario non peschi carte extra. In ogni caso l'avversario sta a 13, quindi danni li stiamo facendo. Scusate la tensione ragazzi, ma sono tesissimo. Questi match contano tanto per me. L'avversario fa Susurian Dirgecraft e noi saccheremo sempre la 3-3. Fortunatamente per noi fa solo Susurian Dirgecraft. E poi staziona e passa. Trovando terra, noi possiamo attaccare l'avversario e fare Scar for Scrap, riprenderci Mechan e prendere una rimozione per LG Acolyte nel turno dell'avversario. Penso che quella lì sarà la risposta. Ci prenderemo Pinnacle Killship e la ramperemmo. Quindi mandiamo l'avversario a 7. Passiamo. Mechan fa 3 danni rapidi. Passo. L'avversario può fare LG Acolyte, full stazionare Dirgecraft, attaccare per abbastanza. Non possiamo fare Dever Disaster, no. Staziona questo, ok. E lo staziona così, quindi non ha la lifelink in difesa. Ci fa danni, è morto dalla... Se non ha, purtroppo no. Stavo dicendo, se attacca con entrambe, se non ha un blocco perde. Questi danni purtroppo siamo costretti a prenderci, non possiamo fare niente. Quindi a questo punto non possiamo chiudere di Mechan, dobbiamo prendere Pinnacle Killship per LG Acolyte. L'avversario fa Blink-1 Nexus, che è un blocco. Quindi Scar for Scrap, 1 e 2. Riprendo Mechan. Yes. L'avversario ha lo stop per Blink-1 Nexus, in ogni caso. E ci prendiamo sempre... Potremmo anche prendere Zoa e tenere aperto Dever Disaster. Questo ci farebbe vincere? Sì. No, perché l'avversario ha Blink-1 Nexus per ci bloccare. Quindi dobbiamo sempre prendere rimozione per Acolyte, giusto? Ragioniamo. Sì, dovevo prendere Zoa per Acolyte, perché è un game tempo questo. Dobbiamo spaccare l'Ender per rosso. A fine turno, quindi LG Acolyte non triggerà più. Perché ci serve la terra. L'avversario adesso può fare il removal su Gigastor Titan, speriamo di no. Perché adesso avrò rimozione, avrò Dever Disaster. L'avversario fa good game. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che fa good game? Cosa vuol dire? Posso anche fare Zoa a mano, ma l'oppo a Blinkmot. Quindi il senso è sempre fare Mechan con Warp. E la giocata safe è fare Mechan con Warp e attaccare con tutto.
Mekan con Warp e attaccare con tutto. E l'avversario ci unblocca con Blinkmoth e poi faccio Zoa su Elegiacolet e l'avversario non ne esce mai più. Perché potrei fare Zoa sul blocco e fare Mekan e se l'avversario fa Gravekill ha perso perché lo counterò. Ma questo vorrebbe dire giocare attorno al fatto che l'avversario non sa giocare a Magic. E non vorrei. Non ci tengo. Voglio partire dal presupposto che l'avversario sappia giocare a Magic. Così attaccano solamente Mekan e Titan, giusto? Può attaccare Cloud Sculpt? No, attaccano solo Mekan e Mekan lo manderebbe a 3. Perché l'avversario non ci unblocca. Potrei anche fare Assembler prima della combat, fare uno dei 2 in più, ma se l'avversario connette con l'Ejaculate non riusciamo più a vincere questo game tempo. Quindi la giocata è sempre questa. Questo, l'avversario ha lo stop, in ogni caso, per Blinkmoth. Sì, dobbiamo lasciare la 2-4 dietro. Combat. E Zoa lo facciamo post combat. 1 e 2. Se non avesse fatto Blinkmoth avremmo vinto. Ma purtroppo ha Blinkmoth. Con cui farà blocco presumibilmente. Fa blocco e basta. Così abbiamo perso noi. Così dobbiamo fare Zoa a mano. Per bloccare Elegiaculate. E così perdiamo solo se ha più 3/0 che non so come riesca a fare questi danni. Quindi tappiamo Zoa, Elegiaculate, passiamo. E il turno dopo riusciamo a sfilare un Mekan e abbiamo 3 creature lethal. Quindi l'avversario in ogni caso deve tenere i blocchi dietro. Attacca. Potremmo ciambloccare questi danni, ma se ciamblocca fanno 2-2. E non ci tengo, e così tra l'altro l'avversario va a 2. Perché pesca una carta di Elegiaculate. Adesso anche Cloud Sculpt Technician è lethal. Abbiamo un mono creature lethal. Abbiamo 3 creature lethal. 3 creature lethal, ragazzi. 3 creature lethal. Se non guadagna vite è morto. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! E ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Questo qualifier weekend, e solo questo qualifier weekend, 4 win qualificavano. E quindi siamo qualificati. Siamo qualificati. Andiamo alla prossima. Siamo qualificati. Ce l'abbiamo fatta. Ho controllato e ricontrollato. Il regolamento parla chiaro. Per questa season, per la Arena Championship numero 10, 4 wins qualificavano. Quindi ce l'abbiamo fatta. Salvo ripensamenti da parte della Wizards, siamo qualificati alla Arena Championship. Il regolamento parla chiaro, dice anche che vittorie dopo la quarta contano solamente per le gemme. Adesso siamo a 2000 gemme, 2005, 5000. Giochiamo lo stesso, procediamo, vediamo se riusciamo ad andare oltre. Tanto il tempo ce l'abbiamo, vediamo. La fortuna ci ha accompagnato fino ad adesso. Vediamo se riusciamo a fare più di 4-1. Let's go. Play. Vediamo anche chi è rimasto nel pool di giocatori dell'Arena dei 2, perché oramai sono le 11 di sera, quindi immagino che abbiano finito tutti. No, veniamo matchati istantaneamente contro Puré, contro Yargol, essenzialmente. Play first. Possiamo mai equipare questa mano? Questo in ogni caso è un mazzo che ha bisogno di tutte quante le terre. Se c'è un mazzo che può equipare 5 terre, 2 spell on the play, è questo. Quindi keep. L'avrei equipato lo stesso, anche se questa match win fosse stata fondamentale ai fini dell'esito del torneo. Comunque sono convinto che sia corretto tenere questa mano. L'avversario mulliga, noi facciamo terra passo. Potremmo addirittura slowrollare il Void Operative, soprattutto se l'avversario fa Cavaron Harrier, e il senso sarebbe fare Operative into Cryo Shatter di terzo, così da garantire un plus un counter. Tanto se dovessi fare Operative adesso, traderebbe con Cavaron Harrier. In ogni caso, e forse questa cosa è corretta, a prescindere, perché il senso di questo Void Operative è tradare. Se l'avversario dovesse fare una rimozione, so be it, a quel punto farei Cryo Shatter. Non voglio trovarmi in una posizione in cui committo
il fatto di dover fare removal per forza sul drop 1 dell'avversario. In ogni caso l'avversario fa sweeper, quindi trova una utilità in ogni caso al drop 1 e soprattutto scarta Rust Harvester. What? Va bene, potrei fare adesso Terra, Zoa, ti tappo Harrier e penso che comunque sia la giocata corretta, ti attacco per 2. Potrei anche fare Terra, Zoa che ti tappa Sweeper, così che non possa attaccarmi il turno dopo, ma in ogni caso in questo spot l'avversario dovrebbe fare un'altra creatura per stazionare completamente Sweeper se dovessi fare Zoa sullo Harrier dell'avversario. Attacchiamo e mandiamo l'avversario a 18. Purtroppo stiamo vedendo tante terre, fortunatamente per noi abbiamo tanti top tech utili, perché 6 terre, adesso 7, in ogni caso basta uno Scar for Scrap e ci ritroviamo a dominare il board, perché andiamo a prendere Extinguisher e vinciamo e basta. Se tenessimo Operative in difesa, l'avversario semplicemente stazionerebbe Sweeper e attaccherebbe per 2 in area. Se invece dovesse attaccare adesso con Operative, l'avversario potrebbe fare un drop a 4, stazionare Sweeper in ogni caso e lo stesso attaccarmi con la volante, però in questo caso mi attaccherebbe per 4 e io non sarei contento di tradere danni dal momento che sono il control. Potrei fare Cryo Shader sul drop a 2 dell'avversario, ma il drop a 1 dell'avversario, per il drop a 1 dell'avversario deve tradare con il mio drop a 2, quindi molto probabilmente finirò a fare Cryo Shader o sul pezzo che fa l'avversario successivamente, oppure su Sweeper stesso, se non dovessi trovare una risposta ad una volante. Quindi ci limitiamo a fare terra, passo e vediamo l'avversario cosa propone. Best case scenario, fa Station di Sweeper, attacca per 2, ci manda a 18, va benissimo, passa, invece fa terra e casta un Survey Mechan, che dal momento che l'avversario ha 3 tipi di terra diverse, farà Lighting Helix più Ancestral Recall tra 3 turni, perché si attiverà a 7, questo costa 10 e sarà scontato di 3. Noi peschiamo Yet Another Terra, quindi tutto ciò che possiamo fare è fare terra e a questo punto fare Cryo Shader su Sweeper, altrimenti prendiamo troppi danni, e passare. Basta un buon top deck e questo game lo riprendiamo completamente. L'avversario attacca con Harrier, io potrei declinare il trade nel caso, non so perché l'avversario non ha attaccato con la 1-3, non so attorno a che cosa voglia giocare, ma io questo trade lo voglio prendere. Forse l'avversario vuole fare Void per qualcosa, per la 4-5 Reach, fa Fungal Colossus, ma Fungal Colossus sarà tappato da Zoa nel frattempo che peschiamo tutte le 3 del mazzo, ma è colpa nostra che abbiamo kippato una mano con 5 terre, quindi ci sta fladare, è perfettamente plausibile. Tutto ciò che possiamo fare è questo. Avremmo potuto tappare Sweeper, l'avversario fa un altro Fungal Colossus. Battleship, please. No, mi spacca Zoa e quindi adesso, anche se dovessimo pescare Extinguisher, perderemo lo stesso, perché doppio Fungal Colossus non lo gestiamo. Avremmo dovuto fare Pinnacle Killship into Extinguisher Battleship, così andiamo troppo bassi. E purtroppo questa carta fa solamente 4 danni e adesso peschiamo Scar for Scrap, ma adesso è semplicemente troppo tardi. Possiamo riprenderci Zoa e prendere un drop a 1 artefatto, ci bloccare Fungal Colossus, ma in ogni caso l'avversario ci spara Mechan alla faccia e perdiamo così. Va bene, abbiamo fladato, perdiamo game 1 contro questo avversario. Penso che se peschiamo in maniera decente non stiamo messi troppo male. In ogni caso i Fungal Colossus dovremmo gestirli tra doppio plunge, Cryo Shader, Lost in Space, dovremmo generare abbastanza tempo. Specimen Freighter adesso contro questo avversario la voglio assolutamente come carta. Tutto ciò che dobbiamo domandarci è: vogliamo tutt'al più mettere carte per fare vantaggio come Scar for Scrap e Weft Walking? Potrebbe starci, perché l'avversario al momento ci ha dimostrato solamente creature e spell, ma tende a svuotarsi la mano abbastanza presto e a non generare tanto card advantage, quindi Weft Walking di sesto mi fa pescare una nuova mano e l'avversario sarà a mano vuota sostanzialmente, pure se gli resta una spell in ogni caso potrebbe castare con il mana, e il fatto che casta la prima spell gratis non è così impattante, non è così rilevante, però in tal caso cosa dovremmo andare a levare? A me piace più o meno tutto del mazzo che ho, cioè potrei levare un drop a 2, ma poi se l'avversario fa Cavaron Harrier, fa il drop a 1, finisco per perderci e non ci tengo di grazia. Io direi di tenere così, non fladare possibilmente, forse era greedy tenere la mana a 5, ma sono convinto che comunque sia fosse corretto,
Perché Battleship l'abbiamo pescata. Se l'avversario non avesse avuto 2-5-5, Battleship avrebbe vinto di ottavo. L'avrei castata, avrei sviluppato il board. E poi qualsiasi pezzo che avessi pescato successivamente... ho capito, così è difficile. Però Navigator può fare pesco e scarto delle 3 in eccesso. Può fare pesco e scarto delle 3 in eccesso. Quindi se l'avversario non ha una removal, comunque sia, è un keep. Cioè sono keep borderline, ma sono comunque convinto che siano keep. Questo qui comunque è una mano 5-3-2 spell. Garantito che questo Navigator sopravviva. Ragazzi, se fa Plasma Ball su Navigator ovviamente abbiamo perso. Però bisogna prendere dei rischi. Sono comunque convinto che questa mano sia migliore di qualsiasi mulligan a 6 che avessimo potuto fare. Questo si connette, cantrippiamo una terra, dobbiamo pensare se tenere aperto Dire Disaster oppure appoggiare Memnanon. Io davvero ci tengo che questo Navigator sopravviva, molto più dell'utilità di appoggiare Memnanon. Però il punto è questo, che se l'avversario non ha fatto removal adesso, vuol dire che le sue removal sono fight, potrebbe appoggiare un drop a 3 di terzo e non attacco mai più con Navigator. Si passa, non si slama Memnanon, ho davvero bisogno di un'altra draw discard. Ho davvero bisogno di un altro draw discard. L'avversario rivela di avere anche le paludi e fa Rust Harvester. What? Greve, veramente greve. Noi facciamo un altro pesco scarto. E adesso qualsiasi artefatto che l'avversario casti, se io lo cantro, poi potrà essere esiliato dal cimitero con Rust Harvester per sparare il mio Mechan Navigator. Adesso in questo spot cosa voglio fare? Sempre cantrippare terra, tanto in ogni caso sto facendo Zuki per Mechan. Quindi scartiamo. Montagna dovrebbe bastare anche perché sto facendo il terzo rosso così. 2 danni all'avversario, che li prende, non penso che trada Rust Harvester per il mio Mechan Navigator. Purtroppo ci stiamo perdendo Memnanon Equity, perché abbiamo appena castato un artefatto, quindi non abbiamo messo un +1/+1 counter sul nostro pezzo, quindi Memnanon sta un po' morendo come carta. Fortunatamente riusciamo a beccare questo Escape Crusher con il nostro Dire Disaster. Perfetto. Vediamo cosa succede, l'avversario attacca, ci fa un danno. Va benissimo così, peschiamo Invasive Maneuvers anche. Fantastico, vogliamo attaccare con Zookeeper Mechan, perché no? L'unica motivazione di no è se volessimo fare Maneuvers su Rust Harvester e Lost in Space un altro pezzo, che ci sta in realtà. Probabilmente questo Memna non finirò per cantripparlo, perché non fa più troppo altro. Esatto, a maggior ragione se il mio game plan è castare prima o poi Extinguisher Battleship. Il problema di Battleship è che ci mancano ancora 2 mana. Zookeeper Mechan potrebbe lasciarci se l'avversario dovesse avere una rimozione, poi a quel punto sarei a 3 fonti di distanza e in ogni caso l'avversario potrebbe semplicemente risolvere i suoi Fungal Colossus e Battleship sweeperebbe solamente il mio board. Ma lo stesso questo Memnon non fa più di tanto, quindi posso permettermi di scartarlo e fare Terapasso. Terapasso, giusto? O fare Maneuvers adesso? Se faccio Maneuvers adesso, l'avversario non può dare indistruttibile a Rust Harvester. Non può dare indistruttibile a Rust Harvester, che penso sia la giocata più safe. Quindi, removal qui sopra, tanto Rust Harvester prima o poi dobbiamo finire a rimuoverlo, a meno che il nostro game plan davvero non si basa esclusivamente su questa Battleship. Possiamo fare un ulteriore pesco scarto di Mechan Navigator. Essenzialmente cosa stiamo andando a cercare adesso, di grazia? Stiamo andando a cercare Scarf for Scrap, giusto? Terre in eccesso servono, ma mi serve di più del card advantage che potrei trovare, ma di card advantage ho solamente Scarf for Scrap, dal momento che non ho messo pesco 7 all'interno del mazzo. E non avendolo messo, che in realtà sono contento di non averlo fatto perché l'avversario ha 4 carte in mano, penso che si scarta questa terra. Di terre ne troverò altre, in ogni caso il pesco scarto il Mechan Navigator, che potrei addirittura finire a scartare questa Battleship. Tanto in ogni caso se anche dovesse servirmi a quel punto la potrei riprendere dal cimitero con Scout for Scrap che prima o poi troverei. Giusto? A questo punto Zookeeper Mechan attacca. Se Zookeeper Mechan sta in difesa è rilevante solamente se pesco un drop a 4 per fare drop a 4 più Titan, perché una buona pescata in questo spot dovrebbe essere Mechan, quello che fa i robot quando entra un artefatto. In ogni caso non lo potrei castare insieme a Titan, quindi penso che la giocata giusta sia attacco. Faccio pesco scarto. Pesco Orbital Plunge, fantastico, lo farò sul pezzo dell'avversario, quindi adesso scartiamo The Battleship, non fa più nulla. E faremo una 4-4-5 mana e faremo plunge sulla creatura dell'avversario e attaccheremo. Se l'avversario fa una rimozione abbiamo perso. Purtroppo dobbiamo cercare di chiudere di aggro. L'avversario fa Tapestry Warden e facendolo seguire ad una rimozione per Titan. Ce l'hai Close Encounter? Perché non è che ce ne siano tante di rimozioni.
Questa isola la teniamo, facciamo plunge qui sopra, penso che potremmo finire a farla lo stesso, perché le terre in eccesso ci servono per dare più 4+0 a Mechan, però adesso attacchiamo con Mechan stesso, non penso. Penso che ci limitiamo ad attaccare così e così, perché se pesco una spell in più con Navigator, scarto terra, tengo la spell e poi rampo a fine turno con il Lender Token. Quindi Slug Drill Scrapper potrebbe dare uno pseudo late game grindy al mazzo saccandomi le terre, quindi va bene. Scarto isola, tengo spell, mando l'avversario a 5 con l'intenzione di spaccare l'Ender Token a fine turno così da avere garantita la 7ª terra per poter attivare Zookeeper Mechan. L'avversario stappa a fare il suo Fungal Colossus e dovesse fare Fungal Colossus a quel punto fa Nebula Jagen e Nebula Jagen mi spacca Navigator. Ok, però così devi tradare, no, stavo dicendo devi tradare Nebula Dragon per Zookeeper Mechan, non è così, perché a meno che non pesco terra stappata non posso pompare Mechan stesso, perché lo devo tappare per mana, quindi prendo montagna, mi spara Navigator, pesco, Cryo Shader, che va bene tutto sommato, perché fa in modo che Nebula Dragon deve bloccare Gigastar Titan. Dunque, rimozione, ti attacco, ti manda a 4, l'oppo deve champ bloccare, dopodiché facciamo Scrapper e passiamo, e la speranza è che l'avversario non abbia un'altra cosa forte, perché in questo spot io posso limitarmi a pompare la mia 1-2 e ho 2 minacce lethal sul board. Quindi il game è stato portato a casa, game 2 è stato vinto. Dunque, contro questo mazzo, è un mazzo Timur un po' disconnesso, perché all'early game l'avversario ha poi tanti bozzi. Contro tanti bozzi sono molto rilevanti le rimozioni. Sfortunatamente per me non ne ho altre, a meno che non metto Thaumaturge Torpedo. In realtà Battleship contro l'oppo non mi convince più di tanto. Leva Warden, in realtà leva qualsiasi cosa che non siano i Fungal Colossus, ne ha fatti solamente 2. Quei 2 Fungal Colossus di Game 1. Se avesse fatto qualsiasi altra minaccia avremmo vinto il G1. Però va bene così, non posso assolutamente lamentarmi di questa cosa. Gli abbiamo rivelato di aver Disaster, questo potrebbe essere il motivo per cui lo levo? Non penso, perché in ogni caso mi filla la curva, a maggior ragione on the draw voglio avere counter aperto. Potrei levare Cloud Sculpt Technician, dal momento che viene umiliato da qualsiasi creatura mid-range con 4 di forza, Gruul mostri, quindi una volante 2-4 non matcha bene contro i mostri dell'avversario. Del resto neanche Red Tiger Mechan, che sarebbe la creatura con cui l'andrei a swappare, matcha così tanto bene. Quello che fa Mechan di più è innanzitutto iniziare ad aggrare dai primi turni, quindi magari mettere l'avversario down tempo, sotto di tempo, e poi stazionare le astronavi, perché io vinco stazionando le astronavi e vinco di volanti, oppure vinco facendo un freighter 4-7 che blocca il board, perché blocca essenzialmente tutto il board a meno che non viene rimosso da una fight. Posso mai desiderare Weft Walking? Se avessi avuto qualche rimozione in più forse, perché era un ottimo game plan, fare removal Weft Walking, riempio la mano di nuovo, ma non penso che possiamo permetterci di supportare questo game plan. Penso che l'unico swap sarà esattamente quello che ho detto, cioè via un Cloud Sculpt Technician dentro una Red Tiger Mechan, che inoltre è un artefatto in più per dare un senso ulteriore a Memnenan, che in realtà ha bisogno di prendere solamente 2 pallini e diventando una 3-5 blocca più o meno tutte quante le 4-4 dell'avversario. Quindi questo è il mazzo per poter fare potenzialmente 5-1 ed esserci qualificati, anche se la Wizards dovesse ritrattare l'informazione che ha dato. Noi continuiamo a pescare solo monoterre e questa dovrà essere un keep nonostante tutto, perché non ci sono mana 6 migliori. In ogni caso, vero è che abbiamo tenuto 6 terre e una spell G2, però quella spell è stato ciò che ci ha fatto uscire dal flood. Così siamo a rischio sensibile di floodare, ma Freighter è davvero tanto forte contro l'avversario. A 6 mana ti bounce 2 pezzi, il tuo drop a 4, il tuo drop a 5, guadagno davvero tanto tempo, possibilmente. Mulligando a 6 andrei sotto di risorse, e andando sotto di risorse lì è come potremmo perdere questo game. Quindi penso che sia ancora un keep nonostante tutto, soprattutto se top deck Zookeeper Mechan, che è praticamente la pescata perfetta che avrei potuto fare. L'avversario fa a 2 mana Wormhole Sweeper,
dovremo gestirle in qualche modo, perché una 2-2 volante, adesso abbiamo tolto Cloud Scout Technician, quindi extra funny sta a vedere che abbiamo tolto la 2-4 volante e avremo puniti dalla 2-2. L'avversario scarta spell, quindi gli mancano le terre all'8, ma la terza terra la trova e trova Stomping Ground per Galactic Wayfarer. Immagino che l'avversario ha tenuto 2 terre più Sweeper, che è correttissimo, non potrei assolutamente dirgli niente di male, e noi facciamo questo bellissimo Turbo Drone attacco passo con l'intenzione il turno dopo di fare Zoa into Titan e con una Zoa rapida iniziare a pushare un po' di danni all'avversario, che già ha preso 3 danni tra un attacco di Mechan e una Stomping Ground, che le shock non sono free. Certo, pompano Fungal Colossus, ma non sono free. Penso che se questo Turbo Drone dovesse sopravvivere siamo fortemente in vantaggio. Ha sopravvissuto e dunque faremo Zoa con Warp. L'avversario ha il Lender Token, noi tapperemo per certo la 3-3, il pezzo con più Power and Toughness, e castiamo Titano adesso perché non voglio... No, in realtà possiamo permetterci di fare prima questo e poi casto Titano direttamente, perché non voglio dare informazione all'avversario se dovesse avere una chip removal di doverla fare su Zookeeper Mechan. Attacchiamo, mandiamo l'avversario a 11 e abbiamo fatto una 4-4 sul board che deve essere risposta, e in ogni caso il turno dopo faremo Freighter e li bounceremo doppio pezzo, quindi Loppo deve inventare qualcosa di forte per riprendere questo board. Ha 4 nomi diversi di terre, quindi Fungal Colossus al momento costa 3, quindi può fare terra, Fungal Colossus e un drop a 2. Noi faremo Freighter, bounceremo Fungal Colossus, potremmo anche fare direttamente Zoa, ma preferisco fare Freighter perché così Zoa possiamo castarla, e nel caso in cui Turbo Drone venisse rimosso e non può dare haste a Zoa, può entrare e stazionare direttamente. Fa Orbital Plunge l'avversario, va benissimo, e questo in realtà mi fa ricredere, perché questo piuttosto mi fa venire voglia di slammare Zoa e attaccare con una Zoa rapida, così certo ci stiamo levando molto power crivante, e adesso piuttosto che tappare Wayfarer preferisco tappare Sweeper per 2 motivazioni. Prima perché voglio pushare questi 6 danni, non voglio consentire all'avversario di bloccare, voglio che l'avversario vada a 5. Punto primo. Punto secondo, dal momento che Freighter non bounce a Spacecraft, voglio che questa sia tappata e Freighter faccia bounce nel caso in cui l'avversario dovesse fare un blocco. Perché se l'avversario fa 4 mana a Escape Crusher ha perso. Freighter, bounce, attacco con tutto. Quindi l'avversario in questo spot deve sicuramente rimuovere Zoa, altrimenti ha perso. Spaccare il Lender gli fa Void, ma Void con un mana rosso e un mana blu a che cosa gli può servire? A prendere una palude e fa Fungal Colossus, morto. GG. Freighter, bounce, 1 e 1-2, GG. 5-1 ragazzi, 5-1. Siamo già qualificati, l'ultimo match, quello che ci darà in più è avere la qualifica certa, anche se il regolamento dovesse venire stracciato e annullato. Quindi andiamo alla prossima. Bene, 5-1 ragazzi, vediamo se riusciamo a completare il clean sweep e soprattutto ad avere la certezza matematica imprescindibile di essere qualificati alla prossima Arena Championship. Dunque, let's go. Carichi. Appena vinto un match chippando monoterra praticamente, completamente senza senso, proprio una di quelle cose che do not try this at home. Abbiamo disimparato a giocare a Magic. L'ultimo match. Cos'è meglio, chippare poche terre o tante terre? Dipende dal tipo di mazzo. Alla fine questo qui non è un mazzo che dovrebbe sulla carta vincere aggravando l'avversario, vincere chiudendo di aggro, ma dovrebbe vincere facendo le giga astronavi. Però giustamente se ho tante terre non ho le astronavi e le creature per stazionare suddette astronavi, quindi le suddette astronavi sono dei comodini e basta, e quindi perdi le partite essenzialmente. Il punto ragazzi è che quando hai un drop a 7 e un drop a 8 all'interno del mazzo, soprattutto un drop a 8 che tu davvero vuoi castare per portare avanti il tuo game plan, non vuoi mulligare, perché non vuoi mulligare a una mano con 3 spell e 3 terre e poi il drop out non lo casterai mai più nella tua vita. Preferisco chippare 5 terre e 2 spell e mi trovo in una posizione in cui è molto più plausibile. Comunque sto smagando ragazzi, sono le 11:30 di sera,
sono sospeso in questa bolla in cui non so se festeggiare o meno, sono qualificato all'Arena Championship, boh sì, no, magari perdo questo match e poi dicono ah no, in realtà solo con 6 win ti qualificavi, boh, non lo so, e quindi sono un po' così, un po' sui giri. Vediamo, spero di giocare del bel Magic, questo qui in ogni caso è stato un weekend clamoroso perché sono stati infiniti match, 8 ieri e adesso questo qui è il 7º oggi, match contro giocatori forti, match di sealed, traditional e non ce la faccio più. Non vedo l'ora di spegnere tutto, chiudere arena, andarmi a tuffare a letto, non ce la faccio più. Domani poi sarà il tempo di editare, poi domani si vedrà. Adesso calma, concentrati, l'ultimo ostacolo. Abbiamo l'ultimo ostacolo da battere per poter poi festeggiare tutti quanti insieme. Let's go! Spero che vi sia piaciuto questo tipo di content, perché Zio Kami ve ne porterà ancora tanto altro. Ve ne porterà ancora tanto altro. Ci saranno tanti altri Arena Open, tanti altri Arena Direct. Prima o poi proverò a vincere anche i box. Non lo faccio quasi mai, perché non mi piace vincere i box cartacei, però un paio di try, possiamo sicuramente provare a farli. So che fino a domani saranno attivi quelli per prendere Edge of Eternities, sicuramente li farò mese prossimo per i collector boosters di Spider-Man, se continueranno ad avere il prezzo che hanno attualmente, che è spropositato, completamente fuori mercato. E poi vedremo, e poi ci sarà anche costruito, perché vi porterò del costruito on camera. Ragazzi, giocheremo standard, giocheremo timeless, soprattutto se dovessero bannare qualcosa, soprattutto dopo che sarà portata su Arena Force of Negation e diventerà un formato vero, perché adesso è come se fosse un burattino. È ancora un formato di legno, dopo che ci sarà Force of Negation diventerà un formato nero, un formato giocabile, magari un formato in cui ci sarà un po' di skill e non semplicemente mana Dark Ritual, Sorin, ti strippo la faccia e hai perso la partita e non è neanche giocata a Magic. Quindi vedremo, porteremo del Timeless, fin tanto che Timeless non sarà giocabile come formato potremo portare Historic, oppure qualcosa di Explorer, qualcosa di Brawl, perché no? Facciamo qualche comandante simpatico e brawliamo tutti quanti insieme. Vediamo. Quello che è sicuro è che Zio Kami non smetterà mai di avere del content da portarvi on camera. Eccolo l'avversario dopo 7 minuti e 30 contro Wizard of Verth. Don't really know. Dauntless Drafter, quindi sarà una persona forte in limited. Play first. Keep. 4-3-3 spell. Non sono belle, ma le dobbiamo keepare. Questa è la storia. Belle queste foderine di Alia. Molto belle. Montagna, drop a 1. No, montagna, niente. Noi abbiamo il drop a 2 e lo castiamo immediatamente, giusto? Sì. Perché l'unico altro senso sarebbe conservarlo per fare drop a 2 per Cryo Shader, ma non ha alcun senso, per fare una 3-2, ma andrà bene così. Questo Ilvo è operative, purtroppo nel nostro mazzo è Goblin Piker, e non è niente di più di Goblin Piker. L'unico senso è, esatto, venire brecquallato da Zookeeper Mechan. Per questo motivo magari vorrei tenere in mano Cloud Sculpt Technician e farlo potenzialmente il turno dopo. Fare Technician più Cryo Shader potrà rendere operative una 3-2 ed iniziare ad attaccare, perché fare questa 1-4 sul board in questo spot non ha alcun senso. Quindi tanto vale che magari l'avversario fa adesso una 4-4, oppure, non lo so, vediamo, qualcosa meritevole di una rimozione, cosa che questo non è, e quest'altro neanche lo è. Adesso però la 1-4 la voglio fare per poter bloccare il board, però anche magari vorrei fare Cryo Shader su qualcosa per rendere operative una 3-2, così da poter bloccare Weft Stalker Ardent, che è una 2-3 che ogni qualvolta una creatura o un artefatto entra sotto il campo di battaglia dell'avversario mi spara un danno, solo che il punto è che poi la prossima minaccia importante che dovesse fare l'avversario, una qualsiasi minaccia verde forte che lo potesse fare, noi non avremmo più risposte. Potremmo addirittura passare e basta, fare di nuovo terrapasso, però a quel punto mi sembrerebbe troppo greedy, tanto in ogni caso dobbiamo top deckare qualcosa in questo spot. Quindi quello che dobbiamo fare è Technician, passo, sarebbe bello fare Cryo Shader, mettere un palino su Operative, così da avere un pezzo per bloccare Ardent, ma non possiamo permetterci, perché la nostra mano, fin tanto che non arriveremo a 7-3 per Killship, non possiamo rimuovere nessuno dei pezzi dell'avversario. Ardent sì, ci farà dei danni, ma in ogni caso l'obiettivo di questa mano è stabilizzare
non troppo bassi, a 8, 9, 10 vite e cose di questo tipo. E un modo per stabilizzare è per l'appunto fare in modo che l'avversario non possa... Che cosa succede a questa 2-3? Fai una trick, va bene, P3P0 per strike, va bene. Qualsiasi trick tu fa, plasma bolt dopo, non mi interessa. Mi hai tolto la volantina, non ero sentimentalmente attaccato alla volantina. Puoi fare 3 danni di invasive maneuvers, puoi fare diplomatic relation, va benissimo. Proprio non mi può interessare di meno di questa cosa. Quindi terra, Cavern Turbo Drone, passo, continua a srollare Cryo Shatter, non mi interessa. Sarebbe bellissimo mettere il pallino qui sopra, ma non voglio. Niente di tutto questo merita che ne venga castata una rimozione sopra. L'avversario si è tolto, tra l'altro, una fight, la sua removal per un filler, quindi non potrei essere più contento di così. Dobbiamo pescare un drop a 6, Felgrav Ship, speriamo che whiffa, purtroppo per noi non whiffa, e trova delle belle minacce anche purtroppo per noi. Fortunatamente per noi l'avversario prende Biotech Specialist, che più che fare un lander, sparare un danno e poi sparare un altro danno di Ardent non fa, essenzialmente. Sì, staziona Graveship, ma penso che Seedship Agrarian sarebbe stato molto meglio con Felgraveship, dal momento che quando questa creatura viene tappata fa un lander e quindi avrebbe potuto fare Agrarian il turno dopo, stazionare Graveship. Adesso Cryo Shatter molto probabilmente finiremo a farla sulla 3-2 lifelink, altrimenti ci perdiamo. Nel frattempo l'avversario immagino che farà full station, giusto? Non fa full station perché vuole stare in difesa. Noi non possiamo fare assolutamente nulla, possiamo pompare il Void Operative e attaccare per 3. L'avversario in tal caso lo traderebbe per Biotech Specialist, così che non prenderei altri 2 danni quando saccasse questo lander. Ma vorrei continuare piuttosto ad essere paziente con le mie rimozioni. Fare terra, passo, terra, passo. Consapevole del fatto che siamo ad una terra di distanza e ad un top deck di Battleship Extinguisher da ribaltare completamente la partita. È vero che adesso andiamo relativamente bassi perché siamo a 14, adesso prendiamo 3 danni dall'astronavicella volante, dopodiché l'avversario ci farà un altro danno con Ardent perché immagino che farà un'altra creatura, però così potremmo darci abbastanza turni già con le creature che abbiamo in difesa. Loppo dà +4/+0 a Pollinator per giustamente stazionare Felgraveship, full stazionarla così. Quindi 5 di station la fa tramite Pollinator, 1 lo fa tramite Biotech Specialist, attacca con Felgraveship, andiamo a 11, noi stappiamo, facciamo Mechan Assembler. Come cambia l'equazione? Potremmo fare Mechan Assembler e Cryo Shader su Felgraveship e poi il turno dopo fare Pinnacle Killship e... inoltre fare un robot di Mechan Assembler che forse equivale a sfruttare leggermente meglio le risorse. Inoltre metteremo un pallino su Operative che blocca tutte quante le creature dell'avversario. Inoltre potremmo addirittura attaccare per 5 con Assembler. No, penso che tanto vale che lo teniamo in difesa insieme a Turbo Drone, ma il senso di questa cosa è questo, che il turno dopo facciamo un Killship e la possiamo non solo full stazionare, ma addirittura attaccarci come una 8-8 con rapidità, grazie a Cavern Turbo Drone. Quindi, quello che farei è questo. 1, 2... In realtà prima di fare questo dovrei decidere se attaccare con Assembler, ma per attaccare con Assembler come una 5-5 dovrei lasciare il solo Operative in difesa e poi a quel punto perdere una rimozione dell'avversario, quindi non ci tengo particolarmente. Quindi Cryo Shader su Felgraveship, metto un pallino su Levoy Operative e passo con terra in mano per giocare attorno a Virus Beetle se l'avversario dovesse proporlo, ma penso proprio che l'avversario abbia un Gruul Splash nero per Felgraveship. Vediamo qual è la sua Big Wincan e Drix Fate Maker ci spara un altro danno. Questo Weft Stalker Ardent non è una carta che a me piace, però ci sta facendo tanti danni, soprattutto perché questo Fate Maker adesso da travolgere alle creature dell'avversario, che inoltre possono essere pompate da Mechan, quindi probabilmente finiremo a fare... Adesso dovremo tradare questo Gym Pollinator e comunque prendere danni, per prima cosa. Punto secondo, dovremmo fare Pinnacle Killship probabilmente Suzuki per Mechan stesso, perché altrimenti questo P4/+0 inizia ad essere un po' problematico. Vero è che adesso stiamo facendo una grande volante, però una grande volante avrà risposta quasi sicuramente dalla rimozione dell'avversario, che il turno dopo farà... Questo lo dobbiamo bloccare. Purtroppo ci farà tanti danni alla faccia, perché lo dobbiamo bloccare così e andiamo a 7. Quindi all'avversario mancano 6 creature per chiudere la partita, perché noi adesso andiamo a 7. Il turno dopo fa Fate Maker e mette un pallino su un altro pezzo, in ogni caso ci spara un danno di Ardent.
Possiamo perdere tranquillamente di questa carta. Questa carta in congiunzione con questa carta. Ogni lander fa bolt alla faccia e noi già siamo a 6. Quindi i prossimi 2 lander che fa, noi perdiamo. Motivo per cui adesso vorremmo piuttosto fare doppio blocco, non trado il mio drop a 5 e un'altra 3-2 in aggiunta per tradare con il Gin Pollinator dell'avversario. Quindi accettiamo questi danni, accettiamo che faremo Pinnacle Killship. Così se peschiamo Extinguisher, lo stesso non potremo castarlo. Quindi stappiamo, peschiamo, Scrapper, non fa granché. Terra, Pinnacle Killship. Entra e spara sempre Weststalker Ardent. No, Ardent, spara sempre Mechan, giusto? Giusto, così che l'avversario non può dare più 4 più 0 a piacimento e poi staziono solamente con un pezzo. Potrei anche full stazionare Killship, però dovrei tappare tutte quante le mie creature. Non mi sembra una ottima proposizione. Penso che stazionerò solamente con Assembler. Qual è la cosa peggiore che potrà succedere? Ah, l'avversario può mettere un palino +1/+1 su un pezzo. Potrebbe metterlo su Ardent stesso che diventa una 3-4, motivo per cui voglio tenere dietro la 4-4. Giusto? Quindi staziono solamente con la 2-2 e in tal caso se l'avversario dovesse fare una rimozione sulla 4-4 lo stesso potrei fare Scrapper il turno dopo e full stazionare Killship. Yes, e questa sarà la giocata. E dunque levo sempre Mechan? In realtà potrei lasciare Mechan. Il problema di Mechan non è in questo turno, è il prossimo, quando metterò un pallino, darà trampola ad una creatura e poi darà più 4 più 0 e farò un attacco come quello di questo turno. Mentre io nel frattempo vorrei potenzialmente attaccare con questa. L'obiettivo è chiudere l'avversario prima che peschi 2 modi diversi per fare l'ender. Dovremmo riuscirci, potremmo riuscirci. Dobbiamo levare Mechan. Per quanto possa sembrare strano, dobbiamo levare Mechan, stazionare così e passare. Questa è la giocata corretta. E accettare che possiamo tranquillamente perdere dei top deck dell'avversario. Va bene. Idealmente Loppo trova una terra, questo lo sapevamo e va benissimo così. Andiamo a 5 in realtà. Come mai 5? Ah, perché ho preso 4 danni, non 3 lo scorso turno. Dopodiché removal su Mechan, male, e dopodiché l'avversario attacca con entrambe e ci manda 3. Quindi ora siamo morti da un Lender Token. Quindi blocchiamo così, no, non ce l'abbiamo fatta. Questo game non ce l'abbiamo fatta, purtroppo per noi. Peschiamo Mechan Navigator, che in realtà non è il peggio, perché quello che possiamo fare è questo. Mechan Navigator, staziono così, faccio un pesco scarto e poi devo trovare qualcosa di rilevante adesso e montagna purtroppo non lo è. Quindi purtroppo per noi abbiamo perso, non necessariamente. Potremmo fare blocco, trado, champ blocco, Ardent e ci troviamo molto in svantaggio, però tecnicamente ancora non abbiamo perso. Ovviamente dobbiamo tenere tutte quante le creature in difesa, sì, perché non possiamo più prendere danni. Qualsiasi danno che prendiamo diventa lethal se dovessimo tappare un altro pezzo. L'avversario fa Tenderfoot, che con Drix Fatemaker scomba alla perfezione, perché adesso diventa una tanto, diventa quantomeno una 4-4. Purtroppo avendo scartato terra, tra le altre cose, non possiamo top deckare Extinguisher Battleship. E quindi il nostro unico out non è un out essenzialmente. A meno che... niente a meno che. Non lo possiamo castare. Pur pescandolo il turno dopo. A meno che l'avversario non attacchi. Ci sta che magari non attacchi per non esporre Fatemaker. Perché pensa che questa qui è la sua Wincon. Attacca così. Solo così va bene. Solo così faccio doppio blocco e lo porto via. Devi attaccare almeno con 2 pezzi, se non con tutti e 3. Anche perché mi piace bloccare, quindi... Così va bene. Però va bene, però ti levi Fatemaker. Così tecnicamente mi dai degli out. Perché ora la tanto smette di avere travolgere. Quindi blocchiamo così. Noi restiamo con il solo Cavern Turbo Drone. No, abbiamo anche Mechan Navigator. Quindi 1, 2, 3, restiamo a 2. E adesso forse Battleship ce la può fare. Adesso... forse... no, Battleship ce la può fare? No, perché semplicemente l'avversario attacca con tutto, abbiamo perso. Dunque, dobbiamo fare pesco scarto e trovare esattamente Scarf Scrap e prendere lui dal cimitero e un drop a 2. Una cosa di questo tipo. Vediamo. Ma purtroppo abbiamo trovato un'altra terra e quindi abbiamo perduto. Allora, l'avversario sta giocando red-green mid-range random, non ci ha dimostrato particolari bombe. Red-green splash Felgraveship. E that's about it. Felgraveship castato senza target, se whiffato, penso che
saremmo riusciti a vincerla questa. Possiamo mai considerare Weft Walking, anche perché i nostri filler in realtà hanno davvero underperformato contro le creature dell'avversario. Il nostro Lilvoy Operative, il nostro Sculpt Technician. Piuttosto vorrei della power e della toughness in più contro i Drix Fate Maker di questo mondo, e Weft Stalker Ardent, eccetera eccetera. I drop a 6 li voglio tutti, giusto? Sì, i drop alti. Tra l'altro Brantar mi sa che non l'abbiamo mai pescato, l'unica volta che l'abbiamo pescato l'abbiamo scartato su Virus Beetle. Whatever, Nebula Dragon sembra un po' lento, i drop alti mi piacciono leggermente di più. Runus Rampage può mai essere una considerazione? No, abbiamo visto solamente Gene Pollinator e Mechan, ma tutto il resto delle creature non sono artefatti. Ricordo che Runus Rampage esilia solamente gli artefatti con mana value 3 or less. Potremmo considerare di mettere Weft Walking, tanto mi sembra che l'avversario in ogni caso ha una curva relativamente bassa, non ci ha mostrato niente di particolarmente costoso. Se c'è un matchup in cui metterlo potrebbe essere questo, però cosa andremmo a levare? Probabilmente la volante, perché questo qui è forte quando blocca i pezzi volanti degli avversari e brecca per bridgiare verso il late game, ma piuttosto se c'è un matchup in cui questo Weft Walking può dire la sua, è esattamente questo. Quindi ci tengo a metterlo dentro al mazzo e sostanzialmente basta, e sostanzialmente andrà bene così, anche perché Weft Walking quello che può fare è andare a trovare Battleship e castarla gratis il turno dopo, e quindi non avere bisogno dell'8ª terra per poterlo castare. Vediamo se pagherà. Ovviamente siamo on the play, a maggior ragione perché abbiamo messo questa carta all'interno del mazzo, dunque ottimo, perché tutto ciò che dobbiamo fare è semplicemente tradare risorse, tradare e fare walking di sesto. L'avversario parte in maniera ottima. Purtroppo abbiamo trovato Extinguisher Battleship che non fa assolutamente niente. Dobbiamo pescare terre, dobbiamo assolutamente pescare terre, e penso proprio che questo drop a 2 lo dobbiamo counterare, perché altrimenti ci perdiamo non solo, ma anche consentirebbe a Gene Pollinator di rampare. Dobbiamo trovare terra. Terra va benissimo, arena terra va benissimo. Terra va benissimo, se non che vorrei che Scar for Scrap andasse a trovare una terra, perché è tutto ciò di cui io necessito in questo spot. Ma penso più probabilmente andremo a prendere Zookeeper Mechan, e con Zookeeper Mechan, esatto, faremo Mechan into Gigastar Titan il turno dopo. Purtroppo con questo Scar for Scrap non facciamo value dal cimitero, a meno che l'avversario non faccia Virus Beetle. Ma non penso che splasherà Virus Beetle. L'avversario sta partendo bene ogni singolo game. Lo scorso è riuscito a chiuderci di aggro. Questo gli basta un grave kill su Titan e siamo morti, perché adesso stiamo spendendo il nostro intero quarto turno a non fare essenzialmente niente. E fa Agrarian, che purtroppo per noi risolve, e a partire dal turno dopo inizierà a fare i Lender Token anche senza passare dalla combat, ma semplicemente tappando così con Gene Pollinator. Ma in ogni caso penso che l'avversario può semplicemente trovare terra e fare terra. Agrarian diventa una 4-4 e poi attacca, fa un Lender e quindi attacca potenzialmente come una 5-5. Dunque, abbiamo detto Mechan? Assolutamente. Non possiamo prendere nient'altro, dobbiamo rampare. Terra, va benissimo. Terra. Mechan, yes. Titan, passo, nella speranza che l'avversario missi l'endrop. Perché se dovesse fare l'endrop non stiamo messi così bene. Però quello che potremmo fare... purtroppo ho trovato terra. Quello che potremmo fare... e fare doppio blocco a questo punto, e poi se l'avversario ha una removal abbiamo perso. Purtroppo per noi l'avversario ha una removal direttamente adesso, quindi non avremo neanche l'opportunità di poter bloccare. Diplomatic Relations va bene, e Agrarian attacca come una potenzialmente... ok, removal. Penso proprio che questo match terminerà così. Penso proprio che faremo 5-2 e dovremo affidarci a Mamma Wizards per riprenderla, per poter qualificarci all'Arena Championship, perché adesso quello che dovremmo fare, quello che avremmo dovuto fare era castare Weft Walking e poi Battleship il turno dopo. Creo Shader quantomeno non mi fa prendere danni addizionali da questo Seedship Agrarian, che in ogni caso verrà tappato adesso per fare un Lender Token in più, perché no? Per l'ultima volta che potrà farlo. Inoltre Pangolino prende un pallino, tra le altre cose. Ciò detto, adesso i nostri out sono pescare qualsiasi terra del mazzo, il turno dopo fare Weft Walking, sopravvivere 2 turni d'attacco, il che la vedo abbastanza improbabile perché già adesso potenzialmente stiamo andando a 7 dall'attacco di Gene Pollinator. L'avversario si fa esplodere Seedship Agrarian, ok. Tra l'altro farà una spell gratis, quindi ci chiude in 1000 modi. Poi fa Fell Graveship, quindi va per il value, ma il value ci ha steso, purtroppo.
Per noi il value ci ha steso perché Pangolino adesso attacca per 5 e adesso non posso fare Weft Walking, pur trovando terra, sono costretto a fare Brantar. Essendo costretto a fare Brantar, il turno dopo devo sperare che l'avversario non abbia removal. Perché quello che può fare semplicemente è fare Jim Pollini, fare Agrarian, tapparlo per stazionare Grafship, fare un Lender, pagare 1 e attaccare con Pangolino 6-6. Però noi resteremmo a 6 e restando a 6 potenzialmente potremmo sopravvivere? No, perché il turno dopo l'avversario spacca tutti i Lender, Agrarian attacca per 7, più potenzialmente anche Grafship, quindi siamo stramorti a meno che... Qual è l'ordine? Ah, sempre assumendo che l'avversario attacchi con Pangolino e tradi per Brantar, cosa che immagino proprio che farà. Gin Pollinator, ok, metto un pallino su Pangolino. Ah, fa 2 pallini su Pangolino, giusto? Così che io sono costretto a ciambloccare con Brantar e a quel punto non avrei più out. Attacca con entrambe e io sono costretto a tradare. Però così mi dà out l'avversario. Così ho out. Così ho out. A meno che non riesca a full stazionare Felgrafship. Dunque, West Walking, sperando di trovare un drop a 1, tra le altre cose. L'avversario spacca un Lender, va bene, doesn't matter, in ogni caso ha una spell gratuita, ma penso che ce la fa a full stazionare Felgrafship. Ha una spell gratuita più. Dovremmo trovare... Ecco, magari Terra Creo Shader non è il peggio, perché levandoli Gin Pollinator e Felgrafship non è lethal di per sé, e quindi Terra, Creo Shader. Se c'era un modo per provare di vincere... Ah, and by the way, adesso inoltre dobbiamo trovare Battleship il turno dopo, se no perdiamo lo stesso, tra le altre cose. Oh, and by the way, tra le altre cose, Seedship Agrarian, gratis, Terra, pallino su Agrarian, Station di Grafship. Se l'avversario non ha nient'altro in mano, se ha solamente 2 terre in mano, questo game lo riprendiamo, ragazzi, Il che sarebbe assurdo, perché eravamo stramorti. Se avessi fatto Agrarian, tappo, faccio un Lender, pompo Pangolino, attacco, e questo turno eravamo morti direttamente. Possiamo essere morti lo stesso, eh? Atmospheric Greenhouse non ci chiude. No, ci chiude. Non ci chiude. No, non ci chiude. Atmospheric Greenhouse. No, non ci chiude. Perché non sta stazionando Grafship? Così possiamo riprenderlo. Così sarebbe buffo, ma possiamo riprenderlo. Questo dice fino a fine turno, you may cast that card this turn. Quindi facciamo Brantar gratis, e se troviamo una rimozione per Agrarian, stiamo Pinnacle Killship, ad esempio, per Agrarian. Quindi come vogliamo chiudere? Cioè, come vogliamo spendere al meglio le nostre risorse? Potremmo fare... Se faccio Assembler prima, gratis, poi farei Pinnacle Killship, ma non ho altro mana per castare una spell ulteriore. Vorrei fare Assembler prima, perché a quel punto potrei fare un artefatto. L'alternativa è fare... Considerando che devo fare sempre Killship per primo, posso fare semplicemente Assembler Killship su Agrarian passo? E a quel punto perderei da Greenhouse, che è una 5-4, che si staziona a 8. L'avversario attualmente ha 2 di power stazionante, quindi se trovo una creatura con 6 di forza ho perso. Ma penso che ci sta perdere da una creatura con 6 di forza, giusto? L'alternativa è fare Killship più Brantar, e così saremmo abbastanza sicuri che non perderemmo. Inoltre avremmo anche aperto Diver Disaster. E non penso che voglio fare Brantar e poi Terra, ma piuttosto fare Terra e poi Brantar, perché Brantar esilia cards from the top of your library until you exile a non-land card, quindi sta rilevando una carta al mazzo. Però è vero anche che questo Diver Disaster non è che riuscirà ad ottenere value. L'avversario ha 1000 mana, anzi quasi che piuttosto faccio Starbreach Whale con i 2 mana rimanenti, quindi ragioniamo. Per prima cosa, Killship, gratis. Ti spacco Agrarian. Questo è poco ma sicuro. Dopodiché, Brantar. Dopodiché, Terra. Vediamo cosa riveliamo. Esatto, l'esatta cosa che temevo. Stavo dicendo, non vorrei fare Terra prima di Brantar, perché se esilo Battleship poi non la posso più castare, perché viene esiliata, forever. Ed è esattamente quello che è successo. Però possiamo comunque fare Balena e andare a metterci delle spell forti in cima, e l'avversario dice good game. Come abbiamo perso esattamente? Avrà ti rubo una creatura. Ah, good game opponent. Cosa ti devo dire? Io ho una 7-7. Vediamo tu cosa mi racconti. Perché removal non basta. Siamo a 5 ancora. Come mi chiudi, opponent? Stupiscimi. Mi dici good game vuol dire che ho perso. Se mi dici good game ho perso. Se no non ha senso.
Se no tutto questo non ha senso. Ah, ok. Allora, ok. Allora va bene. E allora non potevamo mai battere Mythos Massacre. Peccato, ci abbiamo creduto. Penso che da Mythos Massacre eravamo morti a prescindere. 2-0 ci ha dato l'avversario. Chiudiamo con 5-2. Quindi non siamo qualificati di diritto, secondo la schermata. Siamo qualificati di diritto secondo il regolamento che dice che dalla quarta win in poi ci si qualifica alla Arena Championship, ma a maggior ragione con la quinta. Il regolamento dice che dopo la quarta vittoria si può continuare a giocare, ma la quinta e la sesta danno solamente gemme, quindi dovremmo essere qualificati. Non avremo questo badge qui, insieme ai $500, il token del qualifier del mese prossimo, eccetera, 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 ma ce ne faremo una ragione. Ridiamo un'occhiata al mazzo, penso che più di così non poteva essere fatto. In ogni caso, ragazzi, 5-2 al day 2 con questa... mi viene da dire busta, ma ragazzi, questo mazzo non è un bel mazzo. Cioè, possiamo girare la frittata come vogliamo. E blu-rosso playable con Battleship, che neanche ha vinto così tanti game. Mi sa che ne ha vinto tipo uno, tutta quanta l'intra run. Il resto abbiamo vinto... praticamente abbiamo vinto più game di Turbo Drone che ha dato Ace a Zoa. Quella è stata la giocata del mazzo. Ah, le Zoa rapide, 6 danni a te con Warp. Ed è stato fantastico. Per il resto era blu-rosso, semplicemente, essenzialmente ci siamo limitati a giocare il mazzo che aveva la curva migliore, perché avremmo potuto buildare un altro mazzo, tipo verde-rosso, verde-blu, cose di questo tipo, ma avrebbe avuto una curva significativamente peggiore. Quindi questo qui era il mazzo con la curva migliore e alcuni game li abbiamo vinti semplicemente scurvando l'avversario è andato in screw e quindi noi siamo riusciti ad esercitare pressione fin dall'inizio e abbiamo vinto così. Quindi facciamo done 5-2 il qualifier weekend day 2, in ogni caso è stato un weekend estremamente positivo. 5-2 come 15 mesi fa, con la differenza che 5-2 15 mesi fa non qualificava. In totale tra Day 1 e Day 2 abbiamo chiuso con 12 vinte e 3 sconfitte, che al Pro Tour qualificano per la top 8. By the way, 12-3 qualifica alla top 8 del Pro Tour. Però ovviamente al Pro Tour ci sono avversari molto molto più forti, quindi i game sono molto molto più combattuti. Claim... facciamo claim di 2500 gemme. Qui c'è scritto Qualifier Day 2. In realtà vi farò sapere nei giorni successivi la letterina di Mamma Wizards. Cosa dirà? Quando arriverà? Per mail. Nella mail arriverà la letterina con tutte quante le informazioni per partecipare alla Arena Championship. Detto questo, ragazzi, se mi avete seguito fino ad adesso attraverso tutti quanti i match del Qualifier Weekend, io vi ringrazio di cuore. Non potrei ringraziarvi più di così della vostra presenza, della vostra partecipazione, perché senza di voi niente di tutto questo sarebbe possibile. E ragazzi, sono stanchissimo. Vado a dormire, non ce la faccio più. Arrivederci alla prossima. Lucky Topdeckers, sempre forti. Let's go! 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 Let's go!